Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento al Salotto dei Misteri, naturalmente all'insegna degli UFO e degli alieni. Infatti questa sera si parla di un argomento che può sembrare magari un po' retrodatato, un po' datato, eccetera, ma in realtà è ultra contemporaneo, nel senso che seppur l'argomento è scritto in un libro già da una decina di anni, di fatto si parla delle cose di attualità, cioè della disclosure, cioè degli avvistamenti UFO, della presenza extraterrestre, della retroingegneria, dei materiali inventati o meglio reinventati attraverso quest'ultima, una serie di tecnologie che sono appunto figlie di questa retroingegnerizzazione e via discorrendo. Stiamo parlando praticamente di un libro che chi sicuramente ha visto la copertina, la locandina del thumbnail, come si dice in gergo del video, sa che riguarda il colonnello Philip Corso. Infatti parleremo e vedremo e leggeremo alcune parti del suo libro che è L'alba di una nuova era, questo di qua, giusto per la cronaca, un libro che da una parte ha fatto molto discutere e dall'altro stranamente invece è passato molto in sordina, probabilmente perché oltre a essere osteggiato e criticato molto dalla comunità vicina a quella ufologica, a non essere stato preso magari molto in considerazione dalla stessa comunità ufologica internazionale, soprattutto a certi livelli, e essendo in qualche modo un po' ripetitiva da certi punti di vista rispetto al precedente libro, Il giorno dopo Roswell. Quindi dall'altra parte però c'è stata sicuramente una metodologia che ha cercato in qualche modo di isolare questo testo, di renderlo il più possibile meno visibile e di in qualche modo occultarlo a livello editoriale, a livello di divulgazione, di presentazioni a livello di pubblicità, eccetera. Ma è comunque riuscito a farsi strada, forse cavalcando ancora l'onda del precedente testo che è diventato un best seller internazionale con milioni e milioni di copie e che lo fece in un modo talmente tanto rapido che probabilmente non riuscirono in alcun modo a bloccarne, oltre che la pubblicazione, anche la pubblicità, la sua espansione nel mondo dell'ufologia in qualità di testo praticamente importante. Tant'è vero che il giorno dopo Roswell diventa un testo tra i più importanti e i principali, quelli principalmente letti, considerati, studiati, eccetera, nel mondo dell'ufologia, sia dai ricercatori sia dagli appassionati. Naturalmente un affettuoso benvenuto a tutti e ovviamente ci vediamo tra 8 secondi con l'argomento della giornata. Un caloroso benvenuto, vi ricordo naturalmente che io difficilmente in questa live riuscirò a vedere la chat, quindi per qualsiasi cosa comunicate direttamente, se proprio ci fosse una necessità, direttamente con i moderatori che in qualche modo mi faranno naturalmente sapere. Ci sarà Bruno a raccogliere le vostre domande che vi ricordo devono essere scritte in maiuscolo con il punto interrogativo. Per chi insiste nel non voler scrivere col maiuscolo perché nel gergo di internet il maiuscolo significa urlare, sappiate che regola di questo canale scrivere
le domande, solo le domande rivolte a me in maiuscolo per una questione di cortesia, in quanto per ragioni che ho ampiamente spiegato e che ho ricollaudato prima della live, quindi testimone Bruno eventualmente, non posso indossare gli occhiali in live e quindi farei uno sforzo immane, quindi aiutatemi con il maiuscolo così riesco a leggere meglio e agevolate anche Bruno a riconoscere le domande e quindi a avere maggiore possibilità di vederle e salvarle per farmele dopo. In pratica non posso indossare gli occhiali da vista perché mi diventano gli occhi trasparenti con il green screen, oltre a fare strani giochi di luce che sembro quasi un robottino con gli occhi luminosi e un po' vaganti, ma scherzi a parte, iniziamo effettivamente con l'argomento. Allora, la prima cosa che è importante capire è chi è il colonnello Philip Corso, perché ha scritto questi 2 libri, naturalmente come è diventato famoso attraverso il primo libro di saggistica di carattere ufologico, per poi arrivare alla questione importante, cioè la scrittura del suo secondo libro con le rivelazioni che ci stanno all'interno. Allora, colonnello Philip Corso ovviamente non nasce come colonnello Philip Corso, nasce come ufficiale in guerra. Siamo nella seconda guerra mondiale dove ricopre delle cariche già importanti e per tutto il periodo fino agli anni 60 sta al comando di una serie di gruppi militari tra l'Europa e gli Stati Uniti, dove fa esperienza con l'aviazione, fa esperienza con la contraerea, con la missilistica, eccetera, eccetera, cose che ovviamente in qualche modo lo indirizzeranno verso lo studio dei materiali. E infatti, dopo una carriera brillante nell'ambiente militare, nell'ambiente dei servizi segreti, viene a essere scelto personalmente tra pochi ufficiali per andare a lavorare direttamente al Pentagono in quella che è la sezione di studio e ricerca delle tecnologie straniere, delle tecnologie degli avversari, dei nemici. All'interno di questo ambiente lavorativo lui arriva ad essere effettivamente il braccio destro del suo generale comandante e anche in determinate situazioni il suo unico reale confidente. Durante il suo servizio al Pentagono, in buona sostanza, già diventato colonnello, il colonnello Philip Corso, gli vengono assegnate una serie di incarichi per cercare di studiare e replicare delle tecnologie che sono state catturate quindi ai sovietici, ma nella sezione di studio di queste tecnologie straniere catturate ci sono anche oggetti appartenenti a paesi alleati, inglesi, francesi e via discorrendo. E questo la dice lunga sull'affidabilità dell'alleato, ma lasciamo perdere naturalmente questo argomento. Ad un certo punto della sua carriera in questo settore gli vengono consegnate delle cose, degli oggetti, dei materiali, eccetera, che non appartengono a nessun paese straniero. E da lì a poco tempo si rende conto di avere a che fare con del materiale proveniente da un crash extraterrestre. Nell'arco del tempo si rende conto che uno di questi oggetti in particolar modo è talmente avanzato che potremmo dire essere forse centinaia o migliaia di anni avanti rispetto alla tecnologia di quegli anni. E si tratta di un microchip sostanzialmente, ma insieme c'è un piccolo pezzo di scafo, un pezzo di tessuto e un altro materiale apparentemente metallico molto elastico,
insomma ci sono un po' di piccole parti, piccoli oggetti, ma la storia non è solo questa, perché in contemporanea, nell'arco del suo servizio, lui incapperà persino nei corpi dei presunti alieni di Roswell, del primo schianto, del primo UFO crash di Roswell. E in effetti nel suo primo libro, quello che lui fa, cioè nel giorno dopo Roswell, che giusto è questo, un libro che non può mancare nella libreria né di un ufologo né di un appassionato lettore di ufologia, comincia a svelare quelli che sono appunto tutti gli eventi della sua storia, quindi ci racconta la storia della sua vita, ma in una chiave particolare. Questa chiave è quella di chi ha vissuto da una parte delle esperienze dirette, trovandosi probabilmente nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, poiché non doveva entrare in contatto direttamente con determinate cose, non doveva vedere direttamente determinate cose, ma gli eventi convergono tutti in una direzione, come se dovessero rivelare a questo colonnello una serie di questioni di sicurezza nazionale. Tra queste i corpi di Roswell, i materiali di Roswell, l'elettronica dell'UFO schiantata a Roswell e via discorrendo. E in questo libro lui racconta quindi questi episodi della storia, nei minimi dettagli, quindi citando anche sottufficiali, ufficiali, i giorni, i servizi, il perché si trovava là, in quale base era, in quale stato, come sono andate le cose, com'è che si ritrova in una determinata stanza, perché va ad aprire una cassa mal chiusa, com'è e cosa sente anche nel vedere questi corpi chiaramente non umani, e via discorrendo. E racconta tutti gli episodi in cui incappa nella sua storia, incluso anche quello degli studi dei materiali, degli oggetti all'interno del suo ufficio, all'interno appunto del Pentagono. E racconta anche quindi come sono andati gli eventi di Roswell, quello che è accaduto appunto il giorno dopo e i giorni naturalmente a seguire, le settimane, i mesi, i tentativi di insabbiamento da parte statunitense di cercare di occultare tutta la questione nei minimi dettagli e ciclicamente di inventare costantemente nuove storie col fine di screditare i personaggi, di screditare le situazioni, le testate giornalistiche, radiofoniche, televisive, financo il maggiore comandante dei servizi segreti del posto, e arrivare addirittura a smentire le dichiarazioni ufficiali fatte da un generale e ad opera di un altro generale, e a andare a minacciare le persone, i testimoni oculari, a raccattare ogni possibile parte dell'oggetto recuperata da qualcuno, a far sparire tutte le prove, a zittire i testimoni che in qualche modo negli ospedali, eccetera, erano riusciti a guardare, a vedere qualcosa di particolare, come per esempio l'infermiera che vide il corpo di un alieno su cui stavano operando dei militari, eccetera. Cose che ricordano naturalmente, riecheggiano nella memoria degli appassionati di ufologia, ricordando diversi episodi che sono arrivati in rete. Il più famoso è quello del Santilli footage, su cui poi è stato fatto tra l'altro anche un film molto interessante, seppur in versione diciamo quasi comica, molto ironica sicuramente, che racconta una storia abbastanza plausibile, dove diciamo c'è stato realmente un videotape del sezionamento di un corpo alieno, eccetera, ma che in realtà andò smarrito e quindi ne ricrearono uno nuovo. Ma non voglio ora entrare in merito e divagare con
film, eccetera. E poi nell'evoluzione del libro, quindi dicevo, racconta quello che lui studia, osserva e quello che poi diventa il risultato del suo lavoro nell'arco degli anni, proprio su quei materiali, su quei oggetti a cui lui per ben 2 anni mette mano direttamente, guarda con i propri occhi, fa delle analisi, delle verifiche, eccetera, eccetera. E già nel giorno dopo Roswell lui racconta come alcuni materiali che oggi diamo per scontati in realtà siano proprio figli della retroingegneria e dello studio delle ricerche effettuate su questi materiali, su questi oggetti. Tra questi si parla per esempio dei superconduttori, si parla di materiali come la fibra di titanio, il nitinol, di cui trovate tra l'altro qui sul canale un video che parla proprio in specifico dei metamateriali elaborati attraverso un processo di retroingegneria, e il nitinol in specifico, citando un documento declassificato dalla Central Intelligence Agency, che ovviamente mostro e in parte traduco nel video che vi invito a vedere, e che in qualche modo si ricollega a quello che dice il colonnello Philip Corso nei suoi libri. E sono dei materiali che sarebbero stati realizzati sulla tecnologia appunto degli scafi extraterrestri. Sono dei materiali molto elastici, molto resistenti, che possono resistere a diverse cose negative come il calore, come la pressione, come il punto di rottura. Alcuni di questi materiali ritornano nella sua forma se manipolati, quindi nel momento in cui finisce la manipolazione prendono la loro forma originaria. Quindi per esempio dopo un urto, a meno che non si va a distruggere la parte, a rompere, eccetera, facciamo un esempio pratico con qualcosa di uso comune. Se noi facciamo un incidente con la macchina e ci vengono a prendere nello sportello, quindi non c'è un paraurti, lo schiacciamento avviene direttamente nella lamiera o nella vetroresina. Ora, questo materiale, una volta che la macchina che ha causato l'incidente viene rimossa, permetterebbe alla quella che in realtà è vetroresina o lamiera, eccetera, ma che in quel caso potrebbe essere un nitinol o un altro tipo di materiale ottenuto da retroingegneria, si rimetterebbe a posto da solo perché ritornerebbe alla sua forma originaria. E questa è ovviamente una cosa importante. Tra le tecnologie sviluppate attraverso un processo di retroingegneria citate dal colonnello Philip Corso già dai tempi appunto del libro Il giorno dopo Roswell, ci sono i visori notturni, le termocamere, quindi tutta la tecnologia che si è evoluta negli ultimi anni sulle macchine da presa, quindi sulle macchine fotografiche, le reflex, sulle videocamere, fino ad arrivare e partire poi con appunto i visori, le termocamere, gli infrarossi, i LED neri, il LED, eccetera, eccetera, sarebbero avvenute tutte partendo da lì. Anche per esempio la fibra ottica e naturalmente diverse tecnologie come quelle delle armi ad energia diretta e tutta una serie di cose come per esempio gli studi sul plasma, che in questo periodo sono naturalmente oggetto di discussione per via dei plasmoidi, del discorso dei droni e via discorrendo. Naturalmente, io lo rifaccio vedere nuovamente, Il giorno dopo Roswell è un libro per me stupendo, che se avessi il tempo mi leggerei più volte e costantemente, dove secondo me si trovano tantissime informazioni e magari rileggendo si riescono a capire meglio o si riescono a cogliere maggiori dettagli di determinate cose che
magari rileggendo una volta soltanto, possono anche sfuggire, oppure si potrebbe non entrare nella mentalità militare, spionistica del narratore, che ovviamente è abituato a mantenere i segreti e non a parlare e a scrivere quelle che sono state le varie cose della sua vita. Il libro è stato scritto naturalmente in un periodo in cui lui era già in congedo e quindi una gran parte dei suoi vincoli di giuramento militare erano saltati. Dico questo nello specifico perché c'è una cosa importante che vorrei chiarire, in realtà l'abbiamo chiarita già tante volte con Massimo, ma è importante dirla ogni volta che è possibile. Quando si parla di segretezza e di vincoli di segretezza, dobbiamo sempre ricordare che i militari in servizio attivo e ancora di più le spie in servizio attivo e di conseguenza anche gli agenti dei servizi attivi delle forze armate, tutti e tre hanno dei vincoli che sono di due categorie: vincoli a vita e vincoli temporanei. I vincoli a vita, non c'è bisogno che vi spiego, vincolano la persona per tutta la vita a non parlare di certi argomenti. I vincoli temporanei in linea di massima si dividono in due categorie: quelli a servizio e quelli a servizio attivo. Quelli a servizio sono un po' come i contratti a termine, cioè io lavoro per 5 anni per la NASA, firmo un contratto, insieme al contratto firmo un patto di segretezza che per quei 5 anni mi vincola a non parlare. L'altro tipo invece mi vincola per tutto il servizio, cioè se io faccio un'intera vita di servizio militare o in un'agenzia come l'NSA, l'FBI, eccetera, io per tutti gli anni, saranno 20, saranno 30 di servizio, io dovrò mantenere il segreto. E in alcuni casi questi segreti si possono, possono far firmare delle proroghe dei vincoli affinché tu possa non parlarne neanche dopo che hai finito il servizio con l'agenzia. Poi c'è un altro fattore importante che bisogna capire, che è quello che in alcuni casi non c'è niente di scritto, è un sottointeso che deve essere capito, soprattutto quando si ha a che fare con certi tipi di servizi segreti, che anche se non hai firmato un vincolo, se ti azzardi a parlare di determinate cose, ti fanno fuori. E questa ovviamente è una regola sottointesa. Quindi quando si parla di testimoni, di whistleblower, insider, scrittori che dopo una vita magari già anziani hanno deciso di mettere nero su bianco, come è il caso del colonnello Filippo Corso, bisogna capire che sono persone, coraggiose, che decidono di prendere un'iniziativa che gli può costare caro. 2, devono sapere come muoversi, cosa dire, come dirlo per evitare ogni problema di tipo legale, di tipo militare e di tipo anche, di pericolo di vita, di lavoro, di carriera, eccetera, ritorsioni familiari e via discorrendo. Una volta quindi fatto questo, loro decidono se seguire i vincoli, quindi dire solo quello che non è vincolato, oppure se aggiungere quei particolari, quelle informazioni, quelle notizie vincolate al loro rischio e pericolo, perché nel momento in cui infrangono un giuramento sono penalmente perseguibili. L'unica cosa che ci può essere a vantaggio è che se si tratta di cose segrete e quindi che non esistono, in teoria, seppur perseguibile legalmente, non lo fanno perché sarebbe una dimostrazione che ciò che è detto è veritiero.
allora preferiscono evitare che possa essere accentuata la possibilità di veridicità e conferma di quello che hai detto, piuttosto che andare a portarti ad un processo con condanna sicura che però appunto proverebbe quello che dici, eccetera, eccetera. Quindi siamo davanti ad una situazione abbastanza complessa che va capita. Per un periodo di tempo lui si è dedicato a interviste, a documentari, a aiutare la scrittura di libri ad altri ricercatori che gli ronzano intorno, tra cui Paola Harris, per esempio, che ci ha scritto un libro appunto sul colonnello Philip Corso e le sue rivelazioni, che è diventata a sua volta un bestseller che io non ho letto, quindi non mi esprimo, però Paola Harris, insomma, è una giornalista famosa, è un'ufologa famosa. Non mi pare che abbia mai fatto delle stupidaggini, ho detto delle stupidaggini, quindi sono più che sicuro che sarà anche quello un ottimo lavoro e che avrà ricalcato in qualche modo quelle che erano le cose appunto che diceva il colonnello. A un certo punto della sua vita, però, si rende conto che ha molto altro da dire e che questo molto altro da dire potrebbe metterlo in maggiori difficoltà rispetto a quello che ha scritto nel giorno dopo il Roswell e a quello che ha passato in quel periodo. Allora decide che deve scrivere un altro libro, ma per farlo deve salvaguardarsi e deve farlo in un certo modo. Il libro naturalmente è questo, L'alba di una nuova era, è quello che avete visto anche nella copertina del video, dove vediamo raffigurato un alieno. La traduzione in italiano, vediamo se mi ritorna la voce, è stata fatta e curata da Maurizio Baiata, che ha curato a sua volta anche la traduzione del precedente libro, Il giorno dopo Roswell. Decide di scrivere questo libro per due motivi, uno più importante dell'altro, ancora più importanti del precedente libro, e sono i seguenti. Il primo è lasciare uno scritto consultabile da tutti coloro che vogliono conoscere i misteri dell'ufologia, dove si parla e si raccontano tutte le questioni legate a UFO più importanti, con date, con dati, con nomi, con riferimenti, e soprattutto quella che è la componente più straordinaria ancora della stessa vita extraterrestre e dello stesso fenomeno degli UFO, cioè la questione della retroingegneria. Quando dico che si tratta di una cosa attualissima, non scherzo e vi dico che riguarda probabilmente, una mia ipotesi, ma lo vedremo a giorni, una questione che si svilupperà a brevissimo e che nei 2 o 3 giorni passati ha visto protagonista un membro del Congresso degli Stati Uniti, che è Anna Paolina. Anna Paolina, che è un membro appunto del Congresso, tra quelli che hanno portato avanti la questione della disclosure al Congresso, sono quelli che sono convinti che Donald Trump se ne occuperà e sono quelli che stanno continuando a spingere per la divulgazione sia del fenomeno UFO, sia della presenza aliena che della retroingegneria. Ha fatto un annuncio, ovviamente approfondiremo la cosa nella puntata di lunedì,
con Massimo Cirami e con Salvo Sax, che ho visto essere qui in chat, almeno girando, di UFO Alien Channel, e parleremo quindi anche di questo argomento. Anna Paolina ha scritto qualcosa in un tweet che poi l'ha portata ad essere intervistata in alcuni podcast, dove dice che a breve, tra pochi giorni, verrà fissata una data in cui verrà fatto un annuncio che è talmente importante che, da quello che scrive, sembra più importante ancora della questione aliena. E cosa c'è di più segreto e più importante della questione UFO e della questione aliena in America, se non la questione della retroingegneria, che è messa al primo posto perché si tratta di qualcosa che coinvolge le cariche politiche, le organizzazioni degli Stati Uniti, quelle civili, militari, spionistiche, e che mette sotto quest'ala anche le grandi industrie americane, i più importanti ingegneri e scienziati americani che hanno lavorato per il governo, una marea di agenzie, il coinvolgimento di un sacco di personale, e una parte di questi personaggi di agenzie, delle forze armate, del mondo della politica rischiano la galera, rischiano problematiche serie, perché stiamo parlando di persone che hanno perpetuato nel tempo tutta una serie di falsità, tutta una serie di segreti, eccetera, a discapito dei contribuenti, a discapito dei cittadini, a discapito del Congresso degli Stati Uniti, persino del Senato e addirittura del Presidente degli Stati Uniti, per mantenere una certa egemonia, un certo gap tecnologico, per portare avanti questo sviluppo che però non è stato al servizio degli Stati Uniti, al servizio del Congresso e del popolo americano, ma soltanto di un'elite, soltanto di un gruppo ristretto di persone, perché ad oggi non è che abbiamo UFO terrestri di cui possiamo, dichiarare la paternità. Non abbiamo tecnologie come Energia 0.0, non abbiamo tecnologie di uso comune come l'elettrogravitazione, l'antigravità, l'antimateria e roba di questo genere, almeno ufficialmente. Quindi chi ha mantenuto segrete queste cose rischia la galera, per non dire altro. Ed è uno dei motivi per cui non vogliono che avvenga la disclosure. Quindi questo è il motivo ancora più importante, almeno probabilmente secondo me, della questione aliena e della questione degli UFO. Intanto grazie a Davide per il sostegno al canale. E questo è un primo fattore. Ora, siccome non mi voglio dilungare troppo sulla questione appunto disclosure, sulla questione di Anna Paolina, che vedremo lunedì con maggiore dettaglio, mi interessa che si possa fare questo collegamento, e io dicevo appunto di attualità. In questo libro si parla dell'attualità, cioè di quello che sta avvenendo ora con la disclosure, di quello che sta avvenendo ora con questi personaggi che si stanno prestando a parlare degli UFO crash, degli alieni, della retroingegneria come David Grush, del recupero di questi oggetti come Jacob Barber, di avvistamenti importanti che non sono semplici avvistamenti ma che hanno delle conseguenze, delle situazioni con ritorsione, dei rischi per i piloti come quelli di David Fravor, di Ryan Graves ed altri.
E il secondo motivo per cui il colonnello Philip Corso decide di scrivere questo libro, quindi oltre a quello di divulgare queste cose e farle conoscere, e credo che sia in assoluto il motivo principale della stesura di questo libro, è lasciare un'eredità, un testamento scritto di quella che è la sua storia, la sua conoscenza, di quello che succederà, di quello che stanno facendo, di quello che hanno tenuto segreto e continueranno a tenere segreto ai propri nipoti, nella convinzione che grazie a questo libro i propri nipoti possono, uno, avere una visione del futuro più realistica, più verosimile, senza il prosciutto negli occhi sostanzialmente che ci viene messo dai media e da tutte quelle cose a livello nazionale, internazionale, globale, che hanno il solo scopo di tenerci ignoranti, di non farci imparare, di non farci crescere, di non farci fare esperienze, di non conoscere la verità. Quindi il suo obiettivo è di lasciare un'eredità di verità ai suoi nipoti affinché sappiano di non fidarsi del governo statunitense perché mente spudoratamente, perché nasconde spudoratamente a qualunque costo pur di mantenere dei segreti per una piccola elite. Il libro non è naturalmente lunghissimo, sono meno di 200 pagine, ci sono ovviamente delle fotografie, ci sono ovviamente delle documentazioni, c'è un po' di tutto. Però le cose più interessanti sono che praticamente contiene tutta una serie di informazioni fondamentali per conoscere l'ufologia e per comprendere che esiste molto di più lì fuori e che il governo americano naturalmente sta portando effettivamente avanti tutta una serie di programmi e di questioni che hanno degli obiettivi precisi che solo loro sanno e di cui noi vediamo soltanto alcuni risultati ormai magari già superati, che possono essere quindi divulgati, che possono essere quindi industrializzati e che possono arrivare magari a tutte le famiglie sotto forma di qualche oggetto, qualche cosa di uso quotidiano che noi non immagineremmo mai derivare da alta tecnologia. Allora, tra le cose che lui, per esempio, ci conferma nuovamente che sono state elaborate dalla retroingegneria, ci sono le fibre ottiche. Vediamo cosa ci dice. Ve lo leggo direttamente. Sul luogo dello schianto di Roswell furono rinvenuti quelli che inizialmente si ritennero cablaggi formati da filamenti elettrici apparentemente tranciati, le cui estremità emettevano però diversi colori. In realtà nell'astronave non c'era alcun cablaggio. Il colore proveniva da una sorta di fibra ottica. I Bell Labs, cioè i laboratori della Bell, quella che fa gli elicotteri per intenderci, erano all'avanguardia e da essi derivò il più grande progresso nei sistemi di comunicazione che il mondo avesse mai visto. In pratica, quindi, da quei cavi viene la fibra ottica. Le fibre super tenaci. Negli anni 60 avviammo la ricerca delle fibre per la fabbricazione di giubbotti antiproiettili, per i paracadute e altri equipaggiamenti militari. Avevamo trovato un filo di fibra che nemmeno il rasoio più affilato riusciva a tagliare ed era impossibile da spezzare. Ne intuimmo un'applicazione per realizzare fibre super tenaci sul modello della ragnatela. Gli arachnidi producono
da una delle loro ghiandole addominali una proteina solubile serica. Nel processo di espulsione, la proteina passa attraverso un condotto tubolare sottilissimo, forzando tutte le molecole ad allinearsi nella stessa direzione, trasformandola in un filamento solido, lineare e quasi cristallino. Un singolo filamento può raggiungere una lunghezza di circa 50 miglia e un filo di seta che si estendesse lungo tutto il mondo non peserebbe più di 425 grammi. La Monsanto che è una multinazionale, per chi non lo sapesse, ma dubito che ci sia qualcuno che non lo sa, è impegnata nella produzione su vasta scala di una proteina di seta di ragno ottenuta per clonazione genetica dai ricercatori dell'esercito statunitense. Gli esperimenti continuano fino a 10 anni fa, significa, l'Università del Wyoming e la Dow Corning. Sono state le fibre cruciformi a rendere possibile la tecnologia stealth e oggi migliaia di aerei civili sono quasi totalmente di manifattura composta. Fermiamoci un secondo. Allora, fibre super tenaci. In pratica, grazie Bruno per il sostegno al canale, in pratica nelle fibre super tenaci ci sarebbero incluse le fibre per costruire i paracaduti, il Kevlar antiproiettile, la cordura per le scarpe, la stoffa per i vestiti anti-proiettile, anti-pugnalata, eccetera. Poi ci sono la tecnologia degli scafi stealth, che è molto molto porosa tra l'altro, e diverse altre cose. Quindi vedete come da una singola questione, da un singolo oggetto studiato, sono riusciti a produrre tutta una serie di prodotti di uso comune, magari non comunissimo, ma comunque comune. Allora, di certo non la tecnologia stealth, ma pensate per esempio ai paracaduti, pensate per esempio alla cordura, la cordura e altre vengono utilizzate per le scarpe da trekking, per esempio. Poi abbiamo i metalli ad allineamento molecolare. Non ve li leggerò tutti, ovviamente. Amplificazione dei fluidi. Vediamo cos'è questa amplificazione dei fluidi. Il controllo dei fluidi tramite fluidi eliminava la necessità di parti meccaniche in movimento. Alcune delle nostre università, diversi laboratori industriali e 7 laboratori governativi fornirono, quindi stiamo parlando di una tecnologia già sviluppata, le fondamenta dello sviluppo. Nell'ottobre del 1963 si tenne un simposio sull'amplificazione dei fluidi presso gli Henry Diamond Laboratories. A un uditorio di rappresentanti di 150 fra società e università. 6 accademici presentarono 34 relazioni. La conclusione fu che quella tecnologia faceva parte del sistema di guida e propulsione degli UFO. Le valvole cardiache di oggi hanno tratto origine proprio da tale tecnologia. Transistor e circuiti integrati. Non c'è bisogno di entrare in merito a questa cosa. HARP. Non HARP, quella dell'Alaska. HARP con una sola A. In questo periodo fu avviato il progetto, proprio quello, scusate, me l'ero dimenticato, il progetto HARP. Lavorammo a stretto contatto con i canadesi, che ci mostrarono come uno strumento elettronico
una volta incapsulato, potesse essere lanciato ad altissima velocità, impattare a migliaia di G, cioè accelerazione gravitazionale, contro una parete solida e fuoriuscirne essendo ancora operativo. Sarebbe stato possibile sparare nello spazio con un cannone convenzionale, ad esempio un cannone della Marina Militare da 570 mm, che per intenderci ci sono soltanto nelle corazzate museo della classe Iowa, saldato come prolungamento ad un altro cannone navale dello stesso calibro, esplose in linea verticale un proiettile munito di strumentazione elettronica che entrò in orbita nello spazio. Potenzialmente si sarebbe potuto porre in orbita dai satelliti a scopo pacifico, come quelli per la comunicazione satelliti spia fino a dispositivi elettronici. Ma questa procedura di messa in orbita incontrò la resistenza da parte della NASA, della DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, e da strutture di controllo istituzionali. Così un sistema relativamente semplice non ebbe alcun supporto. La conseguenza fu che i costi per lanciare in orbita degli strumenti elettronici dotati di mezzi sofisticati ammontarono poi a miliardi di dollari. In pratica, con un banale cannone potevano mettere in orbita i satelliti e a costo praticamente irrisorio, ma l'industria doveva guadagnarci e quindi andava fatto diversamente. Agenti psicochimici, anche qui salto, ma penso che sapete. Laser. Dal crash di Roswell giunsero aiuti tecnici per risolvere il problema dell'amplificazione della luce attraverso l'emissione simulata della radiazione. A partire dal 1958 un impulso fu determinato dalla messa in opera del laser, le cui applicazioni pratiche includevano le comunicazioni, la sorveglianza, l'illuminazione, le trasmissioni, l'elaborazione dati, i sistemi di guida e vari impieghi in campo medico. L'idea che le EBE, entità biologiche extraterrestri, lo impiegassero come sistema di comunicazione a lunga distanza nello spazio, di certo in seguito se ne sarebbero servite come strumento chirurgico per effettuare le cosiddette mutilazioni animali. Strumento chirurgico per effettuare appunto queste operazioni speciali senza incidere le cellule del tessuto. Per noi significa lo sviluppo di tecniche chirurgiche oculari, quali la rimozione della cataratta, il ripristino della retina distaccata, l'assorbimento di vasi sanguigni e il glaucoma. Rese inoltre possibile l'asportazione di grosse masse tumorali benigne intervenendo al cuore, all'apparato uditivo, alla gola, alla prostata, ai calcoli, nonché cure per l'emicrania, le macchie cutanee e persino per il trapianto di capelli. Allora, finalità della RED. Scopo delle attività era garantire al nostro esercito una posizione di superiorità. Grazie ai dati dell'incidente di Roswell, concentrammo la ricerca scientifica sugli sviluppi conseguibili sul piano militare. Non fu mai oggetto di discussione chi aveva scoperto o inventato una data cosa, semplicemente, se scoperta, consentiva sviluppi concreti. Dovevamo avvantaggiarcene a beneficio della nazione. Va ricordato che gli extraterrestri, di loro spontanea volontà, di scientifico, non ci diedero mai alcun suggerimento né una pista. Quello che sapevamo lo si doveva al caso. Non ci aspettavamo altro. Fortunatamente gli anni 58 e 63 segnarono un'epoca di risveglio. Avevamo la leadership, il talento e i fondi per approfittare di quanto avevamo trovato e per avviare verso una nuova era scientifica, e i risultati furono molti. Nel 1961 ottenni
intensificatori di immagine. Nel 1960 le fibre ottiche per la comunicazione, le fibre super tenaci, il laser, l'allineamento metallo-molecolare del titanio. Nel 61 l'amplificazione dei liquidi, nel 62 i circuiti integrati, nel 59 la miniaturizzazione, nel 60 la subminiaturizzazione, nel 61 la microminiaturizzazione ai collegamenti elettrici avanzati, nel 62 i micromoduli, nel 62 sempre l'ARP con incapsulamento, nel 61 agenti psicochimici, nel 60 il progetto Horizon. Sul progetto Horizon mi fermo un secondo e vi invito a vedere il video apposito che ho fatto, ve lo dico sempre, ma non ve lo andate a vedere. È strano perché dovreste essere curiosi. E tra l'altro c'è un pezzo di documentario all'interno del video sul progetto Horizon. Il progetto Horizon è un progetto di colonizzazione militare della Luna che risale quindi a prima delle missioni spaziali lunari e che era stato pianificato nei minimi dettagli, cioè già si sapeva dove collocare la base, quante persone ci volevano per ogni ciclo per mantenere la colonia attiva, quali armi e come dovevano essere utilizzate per le caratteristiche della Luna, eccetera, eccetera. In pratica tutto nei minimi dettagli. Poi, generatori atomici portatili, cioè propulsione a ioni, 1960. Alimenti irradiati, 1960. Nel 61 il comando di volo ad onde mentali, che ebbe ulteriori sviluppi negli anni 80, 90 e 2000. Questo ve lo aggiungo io. Missili antimissili per le guerre stellari nel 1962, altro che Reagan. Quando c'era Reagan questa tecnologia esisteva già da 20 anni. Studi biogenetici nel 1960. Capacità umana di viaggio e combattimento spaziale 1960. Propulsione a razzo elettromagnetico e atomico 1961. ICBM, missile intercontinentale a testata nucleare, controllato a distanza tramite onde cerebrali. Proiettili a uranio impoverito e proiettili atomici. 1961. Sono gli anni in cui praticamente lui ha lavorato all'interno del Pentagono. Atti ostili e simulazioni di guerra furono ottenute grazie allo studio delle ebbe, delle loro abitudini e dei loro modi di fare. È lungo, non ve lo leggo, questa è la sintesi. Le guerre stellari sullo stile di Ronald Reagan. C'è una importante connessione sovietica. Ora vi chiederete sicuramente che significa, questa ve la leggo. Gorbaciov rassicurò il presidente Reagan che nel caso di un attacco dallo spazio si sarebbero uniti a noi per controbilanciare la minaccia. I russi custodiscono informazioni sugli UFO gestite ancora come top secret. Le informazioni si trovano ancora oggi negli archivi del KGB e del GRU, Direzione Centrale per le Informazioni. Persero la sonda Phobos 2 anni prima della scomparsa del nostro Observer nell'agosto 1963. Volevano colpire Phobos, la luna di Marte, con fasci laser, ma noi eravamo contrari e glielo impedimmo. Incidenti simili a Roswell si sono verificati in Russia, in presenza di civili e nei pressi delle loro installazioni militari. I russi hanno raccolto e analizzato molti reperti derivati da incidenti UFO, e questo unitamente agli incontri ravvicinati nello spazio
ha rappresentato eventi ben più che rilevanti per la loro comunità scientifica. Ci hanno surclassato in molte missioni spaziali e noi a tutt'oggi dovremmo chiederci se i russi abbiano vissuto una segreta età dell'oro, simile alla nostra, nel settore ricerca e sviluppo. Conclusioni preliminari di questa parte del libro. Il nocciolo della questione sembra essere l'operato e lo scomparto della divisione R&D dell'esercito fra il 58 e il 63. La vera storia sta nelle persone che l'hanno fatta. Venivano dai più diversi percorsi esistenziali, gente avvezza alla guerra nel deserto, nelle montagne, nelle risaie, nella giungla, nell'aria e in mare. Impararono a conoscere se stessi, vincendo così la metà delle loro battaglie, e impararono a conoscere il nemico che avrebbero sconfitto in 1000 battaglie e vinsero la guerra. Il risultato si vide nella loro ferrea fede patriottica e nel puro amor patrio, e il paese ricambiò la loro dedizione facendoli partecipi dei più profondi segreti. Così questi uomini poterono entrare nelle più alte gerarchie governative. Sapevano come funzionava quel sistema, come avevano fatto contro il nemico esterno. Poi un altro nemico più pericoloso e ben riconoscibile prese a profilarsi all'orizzonte. Ebbero così inizio i preparativi alla guerra, ma in realtà, senza ostentazione, questi americani, l'autore sottointende i militari della divisione R&D, tecnologia straniera, preferirono uscire di scena e affrontare un compito ancora più gravoso: educare i loro figli e nipoti, perché fossero migliori, perché potessero vivere in quel mondo che avevano salvaguardato per loro, e sul quale neanche un nemico proveniente dallo spazio sarebbe mai riuscito a prevalere. Ma su questo ne ho seri dubbi. Allora, questo che vi ho letto, questi pezzettini, fanno parte della parte preliminare del libro. Ora cominciamo ad entrare dentro effettivamente le informazioni più interessanti. Allora, mi arruolai, ci dice il colonnello Philip Corso, nell'esercito americano il 23 febbraio del 1942. Eravamo in 250 su un treno diretto a una cittadina della Pennsylvania occidentale, tra la California e la Pennsylvania, pronti per il centro di reclutamento di Indiantown Gap. Mi isolarono dai commilitoni perché avevo registrato il massimo livello nel test del quoziente intellettivo. Mi spedirono per l'addestramento all'arsenale di Edgewood, dove, dopo un altro test di IQ, mi separarono di nuovo e mi isolarono nuovamente. E la storia andò avanti allo stesso modo, tanto che molti dei miei incarichi futuri sarebbero stati decisi in funzione di test similari che mi avrebbero portato fino alla scuola ufficiale e al training con i servizi segreti britannici, ovvero l'MI-19 in Inghilterra. Nei 25 anni successivi partecipai a operazioni in Inghilterra, Africa del Nord, Italia, Germania, Corea, Vietnam. In quel periodo ebbi la gran fortuna di entrare in contatto con altre personalità, le cui stupefacenti capacità intellettuali mi consentirono di apprendere e di crescere. Per questo credo di essere stato in grado di analizzare e porre nella giusta prospettiva i grandi eventi del XX secolo, fra i quali vanno posti lo sconcertante e misterioso problema degli UFO e degli esseri extraterrestri, e di come essi possano influenzare le nostre vite e il nostro mondo. Allora, nel primo capitolo troviamo un sottocapitolo che parla dell'evoluzione dai rudimenti dei computer e i chip, tutte derivazioni dai sistemi contenuti negli UFO crashati. Qui ovviamente non ve lo leggo perché si tratta di 4-5 pagine, ci vuole praticamente per ogni capitolo un approfondimento che dura una live. E qui comincia
il capitolo della segretezza. Alcune volte trapelano determinate informazioni e arrivano addirittura al Washington Post, però praticamente, come succede anche oggi, la maggior parte delle persone neanche se ne va a guardare. Poi abbiamo un capitolo che parla della questione di Roswell e ci pone le domande giuste. Ma a me interessa ritornare a parlare di quelle che sarebbero le cose recuperate in zone di crash. Per esempio le fibre ottiche, le fibre a trasmissione di colori sarebbero una derivazione certa dovuta al crash di Roswell. Poi ne cita un altro, il crash a Corona. Questa ve la leggo. Fra l'ottobre e il dicembre del 1957 si registrarono 1171 avvistamenti, di cui 701 furono attribuiti allo Sputnik. Ma sebbene i miei radar fossero affidabili, gli Sputnik non riuscì a rivelare di Sputnik non ne riuscì a rivelare nemmeno uno. Un giorno, avendo dato un angolo di riflessione di 90 gradi, di 90% a 12 secondi per 12 sul mio R-CAT, aerobersaglio radiocomandato, e sui droni per ottenere un'immagine riflessa al radar di 1 metro quadro di un oggetto proveniente da est ad ovest a oltre 1000 miglia all'ora. Ragazzi, stiamo parlando di droni nel 1957. Sono sicuro che neanche ve ne siete accorti di quello che io ho letto. Nel 1957 l'aeronautica americana utilizzava dei piccoli droni come bersaglio per poter tarare e verificare gli apparati radar. Nel 1957, durante il mio comando al Missile Firing Range, il poligono missilistico dell'esercito a Red Canyon nel New Mexico, facente parte del West End Proving Ground, mi imbattei in un problema sconcertante che non ero competente ad affrontare né a risolvere. Da più parti era stata avanzata l'ipotesi che gli UFO viaggiassero nel tempo. Ne avrei discusso in seguito con gli scienziati tedeschi, convinti del dato, di fatto, che le tremende accelerazioni e le improvvise apparizioni e sparizioni degli UFO fossero provocate dal loro uscire ed entrare in una dimensione temporale. E tale teoria avrebbe ragione di esistere rispetto ad altro crash che si verificò nel 1957 ancora nei pressi di Roswell. Qualcuno di voi si ricorda che io vi dissi che gli UFO del crash di Roswell erano 2/3? Ecco, qui si sta parlando del secondo del 57. Per quanto attiene all'incidente del 47, alcuni scienziati ritengono che si trattò di una collisione di 2 dischi volanti. Ed ecco che, per magia, siamo arrivati a 3, come vi ho sempre detto. Il primo atterrò a Roswell, non precipitò o crashò. I rottami del secondo furono trovati nel ranch di McBrazel, quello famoso. Nella zona di Corona, circa 120 km a nord-ovest di Roswell. La mia personale interpretazione si tratta di 2 UFO appena entrati nel nostro spazio-tempo si scontrano in volo. Uno andò a schiantarsi a Roswell, il secondo fu danneggiato e mentre i suoi frammenti precipitavano nel nostro spazio-tempo, accelerò a velocità pazzesca oltre i propri limiti e precipitò proprio a ovest di Red Canyon, nella zona di White Sands. Ma aveva guadagnato 10 anni e si schiantò nel 1957. Avete capito? Avevo rilevato la sua traiettoria sui miei
schermi radar, ma non ne feci il rapporto, visto che pochi giorni prima avevo segnalato qualcosa che volava a 3000 miglia all'ora e mi era stato ordinato di dimenticarmene. Chiamai White Sands riferendo di aver perso un bersaglio R-CAT, cioè un drone. White Sands aveva rivelato una traiettoria corrispondente a quella da me rilevata poco prima. Il giorno dopo sorvolai la zona e vidi qualcosa di metallo circolare al suolo, conficcato ad angolo al suolo. I miei R-CAT erano rossi. Il pilota del piccolo aereo militare mi chiese cosa ne pensassi e risposi che probabilmente era un booster di un razzo o un frammento di un missile esploso. In quel periodo non ero particolarmente interessato agli UFO. Ero considerato un comandante serio e un buon ufficiale di intelligence e non mi andava di coinvolgermi in rapporti del genere. Se avessi parlato dell'incidente, mi avrebbero certamente ordinato di dimenticarlo o mi avrebbero dato del visionario. Mi attendeva il comando di un battaglione di combattimento missilistico in Germania, ma il problema non sarebbe scemato col tempo, nonostante ritenessi la discrezione fra i valori più apprezzabili. Pochi giorni dopo sorvolai di nuovo la zona che ferveva di attività. Non ho voluto dare troppa importanza alle ipotesi del viaggio spazio-temporale o dimensionale, che è tutt'altra storia. Le prove per sostenerla sono scarne, ma non la escludo. È uno scenario su cui discutere in futuro. Anche qui c'è una connessione russo-sovietica, cioè si traduce che anche i russi hanno avuto altri crash con diciamo altre situazioni da cui poi hanno anche loro ottenuto delle informazioni e ottenuto probabilmente una retroingegneria. Allora, elementi e dati derivati dagli UFO rinvenuti nell'URSS. Un oggetto argenteo associabile a un tubo ocollare. Un oggetto simile è stato rinvenuto negli Stati Uniti nel 1975 e analizzato nel 1983, risultato una lega di elementi rari quali cesio al 67% con proprietà fotoelettriche, elemento soprattutto elettropositivo, lantanio al 10%, uno dei metalli rari della Terra, una quantità di neodimio usato per colorare di viola il vetro. La fusione dell'oggetto resta un mistero. Presentava un'anomalia. Il campo magnetico era più forte su un lato che sull'altro per un fattore di 14. Mostra spaziale Città delle Stelle, una sezione dedicata agli UFO, Cosmos UFO. Non so se avete afferrato, cioè in Unione Sovietica negli anni 70-80 c'era una mostra che si chiamava Cosmos UFO, alla faccia del fatto che i sovietici erano molto più segreti degli statunitensi, dove vennero fatti vedere dei reperti. La fotografia di un umanoide, uno strano pezzo di metallo e minuscoli granuli neri resistenti ad acido e calore. Erano composti di silicio ferroso, sodio, litio, titanio e alluminio. Mi fermo un secondo. Allora, minuscoli granuli neri resistenti ad acido e calore composti da varie sostanze metalliche. Vi ricorda qualcosa? Ritorno, io ultimamente lo faccio spesso e continuerò a farlo perché per me c'è una connessione con l'intervista di Ashley al famoso robottone che si scompone in
in piccoli cubi neri, da cui poi si accende questa luce che li fa diventare, lo fa trasformare in un orbs. Allora, questo abbiamo visto un campione di ghiaccio. Una volta liquefatto lasciava un residuo di magnesio, alluminio, calcio, bario e titanio. Una complessa struttura artificiale, al microscopio si notava una rete di un sottile filamento dorato. Materiale filamentoso simile a seta, ma non lo era. Molto resistente, senza fibre come la seta, più vicino al filo metallico, tutto un pezzo o sostanza. Nota: i due elementi sopracitati somigliano il primo ai chip scheggiati circuito integrato in mio possesso nel 1960, quindi si presume che appartengono ad un velivolo analogo, e il secondo a fibre in parte super tenaci, esattamente come avveniva per gli americani. Allora, andiamo a vedere. Ok, questo è importante. Compimmo un gran balzo in avanti nei primi stadi dello sviluppo missilistico. Erano nati i motori a guida inerziale, materiali, comunicazioni, fotografia, eccetera. E i seguenti sistemi ne facevano parte, cioè non erano i soli. Sentite questo elenco: Nike Ayas, Hawk, Nike Hercules, Pershing, Nike Zeus, sono tutti razzi, Jupiter, Red Star, Explorer oppure missioni spaziali, VAC Corporals, ablazione, copertura di ogive e parti del corpo asportabili chirurgicamente. Il Project Horizon, implicazioni militari di avamposto spaziale della Luna, il programma HARP, congegni passivi a infrarosso, Project Magnet, ovvero magneto idrodinamico, ricerca di plasma per i razzi, laser puntamento missilistico su bersaglio, SUB, impianto al kilotone, 2 MW, impianto a 2000 kWh, armamenti nucleari tattici, testate nucleari all'uranio impoverito, Honest John e cannone da 280 mm, settore chimico e psichico, armamenti chimici, studi del cervello e di anatomia, velivoli dell'esercito, elicotteri, L5, L16 e L17, il Chinook sarebbe l'elicottero, la famosa banana volante, l'elicottero con 2 eliche, Caribou, il De Havilland, il Buffalo, il Mohawk della Grumman, che è un aereo, armi convenzionali e proiettili a dardo, razzo per limitate azioni di guerra. Tutti questi oggetti, questi programmi utilizzavano materiali la cui sperimentazione era stata fatta grazie a sistemi di retroingegneria. Allora, un metallo incredibilmente duro, un frammento metallico sottile come carta e un pezzo di tessuto resistente RGX. Provenivano dai rottami di un UFO esploso nel New Mexico. Possibili frammenti recuperati dal Debris Field, il campo dei rottami del Foster Ranch nella zona di Corona. Li estrassi da un fascicolo cui ebbi accesso 13 anni dopo. La documentazione allegata sottolineava come, trattandosi di una massa densa, apparisse un allineamento atomico-molecolare impenetrabile ai raggi X e alle radiazioni cosmiche. Sapete cosa significa questo? Che le radiazioni cosmiche non possono superare questo materiale? Che si risolverebbe uno dei problemi più importanti per i viaggi spaziali umani, cioè quello con appunto la biologia umana che ovviamente ne risentirebbe fino alla morte per le radiazioni cosmiche del tempo, naturalmente. Eppure è un altro allineamento, ad esempio, simile al diamante.
consentirebbe ai raggi X e alle radiazioni cosmiche di passare liberamente, divenendo trasparente. Sarebbero entrambi perfetti per costruire un'astronave schermata dalle radiazioni e che ne permettesse invece il passaggio. Una simile scoperta potrebbe condurre ad un motore cosmico e nel contempo proteggere anche gli equipaggi spaziali in molte circostanze pericolose. Masse atomiche allineate genererebbero campi gravitazionali. I vantaggi militari sono palesi, troppo numerosi per essere elencati. Avevamo anche una sostanza molto forte e resistente, costituita da fibre di un simil tessuto lucente. Allora, qua vi risparmio tutta una serie di cose che per essere approfondite ci vuole appunto un bel poco di tempo, quindi vado avanti. Plasma. Un giorno eravamo nel 1960, il generale Trudeau, che era il capo del colonnello Philip Corso, mi disse all'epoca: più ci interessava la questione spaziale, più diventava evidente che lì fuori non c'eravamo solo noi. Questa affermazione la si può trovare alla pagina 296 del memoriale del generale Trudeau. Plasma è un gas ionizzato prodotto ad altissime temperature nelle stelle, contenente più o meno la stessa quantità di cariche positive e negative. È un buon conduttore elettrico e viene influenzato da un campo magnetico. Il motore al plasma è un motore a razzo che utilizza la spinta di gas ionizzati magneticamente accelerati. Il campo magnetico esercita una forza su una particella carica solo se essa è in movimento. Le particelle cariche producono campi magnetici solo quando sono in movimento. L'encefalogramma magnetico, mappa del campo magnetico del cervello. Allora, perché vi ho letto questo? Al di là delle scoperte del plasma, in questo periodo in cui tendiamo fondamentalmente a parlare sempre dei plasmoidi, a porci tutta una serie di dubbi e di questioni su questi oggetti, come si ricaricano, come si nutrono, come fanno a rimanere fermi, perché ci rimangono un certo tot di tempo. Allora, al di là di tutte le altre affermazioni che abbiamo fatto finora, mi interessava solo un particolare. Allora, vediamo se solo quando sono in movimento, producono campo magnetico solo quando sono in movimento. Quindi potremmo dire che i plasmoidi che sfruttano questo tipo di energia, quando rimangono fermi, si vanno a scaricare e hanno quindi un tempo limite in cui possono stare fermi in aria. Ecco perché spesso li vediamo che man mano si allontanano, diminuisce la loro intensità luminosa. Quindi potremmo essere, come ho sempre detto io, ad un oggetto che riesce a mantenere quella carica energetica grazie a un campo elettromagnetico di contenimento, ma per un certo periodo di tempo. Dopodiché se ne deve andare e nel movimento man mano si rigenera. La saldatura elettromagnetica, che attenzione non c'entra niente con la saldatura come la intendiamo noi, praticamente è un sistema che non fa vedere la saldatura, in buona sostanza, per farla breve. Quindi l'oggetto diventa tutto un unico pezzo. I dispositivi per la visione notturna, inutile parlare di quelli. Il missile antimissile, vabbè, questo lo sappiamo. Vediamo, io vi vado a prendere tutte le cose più importanti. Allora, c'è una parte del libro che parla del terzo cervello. Ora, qua c'è da fare una premessa importante. Quando parliamo di terzo cervello nelle questioni aliene, stiamo parlando in realtà di un terzo lobo, in quanto alcune razze di grigi
avrebbero, oltre ai 2 lobi laterali, un terzo lobo frontale che si connette direttamente alla strumentazione, allo scafo, e che per qualche ragione sconosciuta ha la capacità di navigare nello spazio siderale. È da lì che praticamente viene fuori la teoria secondo cui alcuni grigi sarebbero dei cloni realizzati appositamente per il viaggio spaziale. Io vi cerco di riassuntare là dove posso o di leggere le cose più interessanti, ma naturalmente devo saltare gran parte del libro, questo deve essere chiaro. Allora, questa è un'altra parte molto interessante che sono sicuro che vi piacerà. Problemi delle missioni USA Apollo e Gemini. Noi siamo abituati, quando si parla di problematiche legate agli UFO, agli alieni, eccetera, delle missioni spaziali, conosciamo 5-6 casi più o meno, sono molti di più. Qua c'è l'elenco completo che è stato stilato appunto dal colonnello Filippo Corso. Gemini 7, incontro con un UFO. Gemini 9, 1966, missione cancellata a causa di interferenze ai collegamenti radio dovuti a un UFO. Apollo 1, 1967, cortocircuito uccide i 3 astronauti. Apollo 8, insopportabile suono di alta frequenza, ondata di calore, eccetera, eccetera. L'acqua evapora, il sistema di raffreddamento. Apollo 10, il sistema di guida giroscopico va fuori controllo. Apollo 11, problemi di sistema di guadagno rapido al momento del lancio, bla bla bla. Attrezzatura modulare, si era staccato strani suoni radio provenienti dall'esterno del veicolo spaziale. 2 UFO osservano l'atterraggio. Apollo 12, blocco elettrico totale, la navicella sembra essere stata colpita da un fulmine. La navicella viene seguita da 2 UFO, uno di fronte e l'altro dietro, tipo scorta. L'elettricità statica, sibili e un persistente suono di allarme. Apollo 13, misteriosa esplosione di uno dei serbatoi di ossigeno. Misteriosa esplosione. 14, la centrale sismometrica cessa di funzionare. Più tardi, misteriosamente, riprende a funzionare da sola, senza apparente ragione. Non si esclude ci fosse un UFO nelle vicinanze. Dopo l'allunaggio dell'Apollo 15 ci furono problemi con la gravità e con il peso. L'Apollo 16 ebbe problemi nel sistema di guida e di navigazione, nessuna implicazione dell'assetto, blocco della piattaforma e sistema giroscopico, impulsi elettronici spuri, avarie per circuiti del sistema direzionale. C'erano sempre UFO nelle vicinanze delle missioni Apollo. Apollo 17 e 72 il programma viene bruscamente interrotto. Nota. Lucciole, particelle luminose giallo-verdi possono penetrare nei nostri veicoli spaziali. L'effetto provocato da particelle emanate dagli UFO causa un sovraccarico nei sistemi elettrici e rumori elettronici. Non so se avete capito, ma senza essere esplicito, il colonnello Corso in quest'ultimo rigo ci ha detto che si conosce bene il motivo di questi problemi e che è imputabile alla vicinanza degli UFO che scortano gli oggetti spaziali terrestri, che nel loro sistema di propulsione nello spazio scaricano queste particelle di colore verde che penetrano nei nostri scafi e li danneggiano, generando tutta una serie di avarie. Anche i sovietici ebbero le stesse problematiche, quindi armi, vabbè, le armi DEV, quindi tutte le armi ad energia diretta, laser, plasma, microonde, impulsi elettromagnetici, eccetera, sono stati sviluppati attraverso la reverse engineering per lo sviluppo delle guerre stellari. Allora, andiamo
alla parte seconda del libro. Questa è una parte che mi interessa, per me è molto importante. Studio su intenzioni e atti di ostilità. Cosa stanno facendo gli UFO e le Ebbe? Cosa vogliono? E quali sono le loro intenzioni? Data la quantità delle loro azioni, abbiamo presunto che si tratta di esseri superiori, dotati di un intelletto superiore, ma lo sono davvero? Il loro modus operandi si è espresso attraverso una serie di cose, vediamole insieme. Atti ostili, con impiego di apparecchiature avanzate, attività di ricognizione, utilizzo di sistemi di propulsione avanzati, conoscenza di tecniche mediche superiori, alterazione dell'ambiente terrestre e approvvigionamento di viveri. Questa parte che molti sospettano ma non si discute mai e che abbiamo discusso con Salvo proprio nella questione della piramide dell'Alaska, dove appunto attraverso il documentario ci si esprime a proposito del fatto che gli extraterrestri avrebbero interesse a recuperare un minerale che si trova dentro la Terra. Rapimento di esseri umani e prelievo di fluidi e tessuti. Mutilazioni di bovini ed altri animali. Sorveglianza, cioè spionaggio delle nostre installazioni nucleari. Interferenze ai test missilistici e alle apparecchiature spaziali, come se non volessero che andiamo nello spazio. Indebolimento delle nostre capacità di reazione militare e del nostro deterrente nucleare. Blocco delle nostre ricognizioni sulla Luna e su Marte. Cioè ci sta dicendo che il motivo per cui non siamo più andati sulla Luna e che ancora non siamo atterrati su Marte è perché ci hanno impedito di fare le ricognizioni. Caduta di nostri velivoli e di conseguenza vittime tra i militari e la popolazione civile. Cioè sta dicendo che sono responsabili di abbattimento di velivoli terrestri in zone abitate e quindi di stragi. Alterazione del codice genetico umano e animale. Cioè stanno operando su di noi senza il nostro consenso. Rispetto a quanto appena elencato, a prima vista sembrerebbe che gli esseri umani siano inermi e incapaci. Esaminiamo però ciascun elemento dal nostro punto di vista come militari. E sono sicuro che questa parte vi interesserà perché ci dà delle risposte. Ricognizione. Per ricognizione si intende l'osservazione di un'area controllata dal nemico per ottenere informazioni tattiche in merito alla posizione dell'avversario, alle sue forze, alle sue intenzioni. Nell'esercito ostile venivano considerate sia le attività sia le intenzioni del nemico. Per questo pianificammo sia una presenza militare nello spazio, sia il monitoraggio delle loro basi. Avete capito? Presenza militare nello spazio e controllo delle loro basi, cioè significa che sanno dove sono le loro basi. Risultato, il programma Star Wars, cioè le guerre stellari. Tecnologia superiore. I nostri radar hanno interferito con i loro piani. Ma come, sono superiori e un nostro radar gli fa dei danni che non è neanche un'arma? Il nostro progresso è stato veloce, partendo dalle nozioni ricavate dalle loro apparecchiature cadute nelle nostre mani. Tecniche mediche superiori. Negli ultimi 20 anni abbiamo fatto conquiste nel campo biomedico e nello studio delle fondamenta nucleari e molecolari della genetica. 20 anni prima non saremmo riusciti a isolare e studiare nemmeno i virus. Sistemi di propulsione superiori. Abbiamo migliorato la propulsione dei razzi, il nucleare e i sistemi antigravitazionali. Li abbiamo migliorati, cioè significa che c'erano già. Alterazione dell'ambiente terrestre. Abbiamo alterato il loro ambiente. Sembra che possiedano delle basi sulla Luna e su Marte. Ecco perché non vogliono che ci andiamo. Da noi parzialmente esplorate, probabilmente attraverso il remote viewing.
Ipotizziamo che forme di vita aliena occupino grandi oggetti spaziali come Phobos. Noi verso Phobos abbiamo inviato segnali radio e radar, ovvero forme di attività elettromagnetica. Rapimento di umani. Abbiamo studiato le loro ebbe e appreso molto sulla loro composizione biologica. Mutazioni. Questo punto ci ha dato un'idea delle loro intenzioni. Essi stanno studiando i tessuti e gli organi animali più simili a quelli umani. Non sappiamo se lo fanno per migliorare se stessi o per attaccarci, ma dovremmo stare in guardia. Hanno cercato di mantenere la segretezza mediante azioni mimetiche con gli equipaggi degli elicotteri neri, che sono ritenuti loro velivoli di ricognizione mimetizzati, cioè oggetti che prendono quella forma. Spionaggio delle nostre installazioni nucleari. Il fatto che non si possegga capacità nucleari in un certo senso indica una preoccupazione, e un certo timore da parte loro. 9. Ostacolare le nostre attività missilistiche spaziali, cioè indica nuovamente una loro preoccupazione. Forse ritengono le nostre eventuali incursioni militari contro le loro basi un grave pericolo. Alterazione della genetica. 10. Questa è una strada a doppio senso. Se il loro approccio è diretto a purificare o a sfruttare la razza umana, stiamo raccogliendo nozioni sufficienti per giocare allo stesso gioco contro di loro, perché hanno recuperato i corpi alieni, ovviamente. Conclusioni. In ognuna delle aree suddette ci stiamo muovendo in modo da poterli sfidare sul loro stesso terreno. Tuttavia, una nostra grande debolezza potrebbe dar loro una superiorità definitiva e porre fine alle nostre esistenze. Il fatto che ci rifiutiamo di credere che essi esistono. Questo concede loro libertà d'azione senza essere messi alla prova, mentre tutte le loro azioni rimangono segrete e ostili. Se hanno intenzione di impadronirsi di questo mondo e dell'umanità, gli stiamo lasciando campo libero. Quello che dico sempre io. Raccomandazioni. In guerra, quando si è in dubbio sulle intenzioni o sulle forze del nemico, bisogna sondarle o forzargli la mano, poiché sussistono troppi dubbi riguardo agli UFO e le ebbe, dovremmo costringerli a reagire mediante le seguenti iniziative forti. Intensificare le Star Wars e aprendo il fuoco contro i loro UFO e le loro astronavi madre, inviando una sonda munita di armi nucleari su Phobos e su Marte, inviando una sonda elettromagnetica sulla Luna, una smagnetizzata de Gausser come quella usata nel Philadelphia Experiment, vedete riferimento di non poco conto. Allora, questa parte ve la salto che è abbastanza lunga, complicata. Bombe e DNA. Allora, questa è una parte troppo lunga per poterla leggere, però vi invito a fare una breve ricerca perché è qualcosa di incredibile, cioè si parla di ingegneria del DNA che possa modificarlo o eliminare un ceppo, eccetera, che poi è quello che stavano sperimentando gli americani in Ucraina subito prima dello scoppio del 2023. Ingegneria genetica, insetti e cibo. Cosa vi ricorda questo capitolo? Molte multinazionali del DNA umano generano malattie se sono mappate dal genoma. Il bruco ha lo stesso DNA della farfalla. Se si realizza il codice genetico contenuto in un uovo di farfalla si ottiene un bruco. Se lo si realizza all'interno di una crisalide di bruco si ottiene una farfalla. Grazie ai supercomputer è stato possibile individuare la struttura a doppia elica della molecola del DNA. Pertanto, più gli organismi sono complessi, più formazioni essi contengono. Inoltre è stato scoperto che oltre agli uccelli, alle api e agli esseri umani, anche il cibo può essere modificato geneticamente in forme
che nemmeno madre natura potrebbe creare. I virus ogni anno distruggono l'80% di un comune raccolto di zucchine. Le patate, i pomodori e i meloni combattono l'effetto distruttivo del virus estremamente come fanno le persone colpite dall'AIDS. La biotecnologia, nota anche come ingegneria genetica, permette agli scienziati di introdurre campioni vegetali affetti da virus nello schema genetico di una coltura per immunizzarla. Tuttavia, in biotecnologia non mancano i rischi, come l'introduzione di sostanze che possono scatenare allergie. Le nuove tecnologie hanno migliorato il trasferimento di specifici frammenti di materiale genetico tra organismi non correlati, ma è un metodo da tenere strettamente sotto controllo per evitare il trasferimento di frammenti indesiderati tra organismi non correlati. È possibile incrociare tra loro specie simili, ma mescolare geni di specie diverse potrebbe essere pericoloso, causando la distruzione della purezza di un determinato alimento naturale. Non dobbiamo mai dimenticare che le ebbe o IgG, fa riferimento quindi ai Sumeri, nel corso delle ere si sono rivelate maestre nella manipolazione genetica e la loro stessa esistenza ne è una prova. Allora, esplorazione continua, questo capitolo, visione del presente, osservazione del pensiero New Age. E beh, secondo lui il pensiero New Age sarebbe una sorta di movimento di indottrinamento pacifista che serve praticamente a disabilitare le capacità di sopravvivenza umane. Vabbè, qua parla del cover-up di Roswell, vabbè, ne ho già parlato all'inizio. Questa è un'altra cosa interessante. I problemi del viaggio nello spazio. La sua lettera sul cibo irradiato era molto interessante. In effetti, se si uccidono tutti i batteri tramite radiazioni e se il cibo irradiato non viene mantenuto in un ambiente fornito di ossigeno, è preferibile di nitrogeno, allora tale alimento in un ambiente sterile può conservarsi pressoché all'infinito. Resto peraltro nell'avviso che se degli esseri superintelligenti provenienti da chissà dove sono in grado di compiere viaggi interstellari, il cibo così come noi lo conosciamo probabilmente per loro non esiste. Gli alieni si serviranno piuttosto di elementi nutritivi concentrati sotto forma di compresse o pillole che assunte periodicamente assicurano l'approvvigionamento e l'appropriato sostentamento vitale. Ammettiamolo, la nostra società è ossessionata dall'alimentazione. Basta dare un'occhiata ai cartelloni pubblicitari, alle riviste, ai giornali, alle TV e ascoltare un po' la radio. È un enorme giro di affari, le immagini ci martellano continuamente. Inoltre il cibo ci piace a tal punto che diventa quasi un vizio. Io direi senza il quasi. Una cultura progredita lo considererebbe un atteggiamento primitivo e uno spreco di tempo. Prendiamo tanto di quelle ore per acquistare, riporre, preparare, mangiare ed eliminare il cibo. Una cultura avanzata potrebbe perfino utilizzare delle iniezioni che rilasciano le sostanze nutritive secondo dosi e tempi prestabiliti e realizzano impianti di valvole nutrizionali. Tale culture potrebbe sostenere solo attraverso il respiro e non come facciamo noi, mangiando. Giusto per dovere di cronaca vi ricordo che ci sono delle voci di corridoio quando si parla della base di Dulce, per esempio, secondo cui alcuni testimoni avrebbero appurato che in pratica alcune specie aliene si nutrirebbero attraverso la porosità della pelle, cioè assorbirebbero all'interno di vasche di liquidi le sostanze nutrienti. E c'è lì una leggenda metropolitana proprio che riguarda la base di Dulce, che è qualcosa di sconcertante, che sembra un film horror splatter praticamente, dove si parla di scioglimento di carcasse di animali e persino di persone all'interno di queste vasche,
da cui si nutrono alcune specie aliene. Comunicazione telepatica. Ecco, questo è interessante. Ho letto un bel po' sull'argomento. Una donna del Missouri si è rivolta a uno psichiatra di Springfield per sottoporsi a ipnosi regressiva. Secondo la testimone, durante un viaggio verso il Colorado, in compagnia di un'amica, sarebbero state entrambe rapite da creature prive di lineamenti e con occhi da insetto. Nel naso dell'amica gli esseri avrebbero impiantato un piccolo microchip. Comunicando telepaticamente, gli esseri avrebbero detto di essere stati a guardia del pianeta Terra per milioni di anni. Guardiani per proteggerci da cosa? Probabilmente da noi stessi. Se c'è qualcosa di vero in questa dichiarazione, ve ne sono molte altre simili. Forse fu quella la causa del bombardamento di ioni che sperzò le installazioni militari sovietiche dopo la distruzione di un nostro satellite militare. Certe persone hanno una relazione specifica con gli oggetti inanimati. Come mai alcuni provano, ad esempio, nelle sensazioni riguardo alla propria automobile fino a sentirla parte integrante di se stessi, appellandosi ai propri sensi per individuare un guasto? Nel mio caso riesco a stabilire quando è ora di effettuare un cambio d'olio basandomi solo sul rumore del motore e sulle sensazioni che ne traggo. Per me non è necessario curiosare dentro o sotto il motore per individuare un problema meccanico. Vorrei far presente una cosa, che ogni qualvolta che si parla, o quasi sempre, di comunicazione telepatica tra alieni ed esseri umani, prima gli alieni impiantano un chip nel cervello umano. La domanda nasce spontanea: ma non è che il chip cerebrale serve per permettere a loro di comunicare direttamente con il nostro cervello? Questa non sarebbe una vera e propria telepatia in senso stretto, perché usufruirebbe di una sorta di amplificazione per poter arrivare al nostro cervello. Questo è un disegno di quello che sarebbe un EPE. Realizzato da Amy O'Brien. Faccio vedere nella terza parte. Si parla di creare un nuovo futuro per l'umanità, esplorazione spaziale, eccetera, eccetera. E finisce praticamente il libro con una pagina che si chiama L'UFO, una nuova scienza, e una serie di documentazioni, eccetera, che ci mostra, dove parla appunto di EBE, di UFO, eccetera. Ne faccio vedere, per esempio, vedete qua, cosa riuscite a vedere? C'è un documento. Ma c'è un altro, forse così viene meglio. E tutta la parte finale sono tutti quanti documenti, c'è qualche citazione, qualche fotografia. Vedete qua, ci sono degli schemi, delle liste, dei disegni. Qua ce ne sono altri. Vabbè, poi ci sono le foto di lui, del generale, insomma, queste ve le risparmio, non credo che ve ne freghi più di tanto, insomma, foto di rappresentazioni, eccetera. E infine c'è una foto, anzi un disegno futuristico in cui lui incontrava un alieno. Allora, io vi invito, se voi siete realmente appassionati di ufologia a 360 gradi, se non avete pregiudizi del tipo no, gli alieni sono tutti buoni, le abduction non esistono, sono un'invenzione dei mitomani e cose di questo genere, leggetevi 2 libri di Philip Corso, perché sono veramente importanti e illuminanti, e questa per me è una cosa
che invito a fare in assoluta serenità e senza pregiudizio, perché si tratta di qualcosa che vi lascia il segno, vi fa porre delle domande, vi invita a delle riflessioni e magari chissà che non contribuisce in qualche modo anche a farvi crescere da un punto di vista appunto dell'informazione e a farvi comprendere meglio anche una serie di sfaccettature della disclosure attuale, che invece magari non sono così facili da capire in buona sostanza. Quindi io mi fermo qui e do il via alle domande. Intanto un benvenuto a tutti gli amici che nel frattempo si sono uniti. Adesso posso cominciare a guardare ogni tanto almeno la chat. Vedo che da poco è entrata anche Maya, quindi saluto anche lei. Ok, allora, domanda di Giorgio. È un'ipotesi che i droni americani siano collegati col CERN? Mai sentito questa teoria? Sì, l'ho sentita, ne ho parlato in una passata live, non ci credo, non credo che ci sia alcuna connessione tra i presunti portali, perché di presunti si tratta, e il CERN. Quindi la mia risposta è no, non c'è nessun collegamento, perché secondo me proprio non sussiste il fatto. Ciao Paola, domanda: nelle borsette dei primi visitatori dello spazio cosa c'era dentro? Allora Paola, questa è una domanda stupenda, ma alla quale io naturalmente non ti posso rispondere, anche perché se fossi a conoscenza del contenuto di quelle borsette e lo potessi provare, avrei già scritto un best seller internazionale dando una risposta all'intera comunità che studia archeologia, quella proprio accademica, l'archeologia non convenzionale, la teoria degli antichi astronauti, eccetera, eccetera. E quello che posso dire è quindi soltanto una ipotesi personale. Questa stessa tipologia di borsetta, se così la possiamo definire, come anche quella specie di orologio presente nel polso, come anche quella specie di medaglia cruciforme uncinata che hanno nel collo, sono elementi che sono presenti in moltissime culture, per esempio anche in quelle mesoamericane, per esempio anche in quelle egizie, e alcune di queste cose oggi sono utilizzate, per esempio la medaglia con la croce uncinata nel collo, c'è in molti dei paramenti, per esempio dei papi e dei vescovi, eccetera, e come anche la papalina, la mitria, il cappello, quello verticale che si mette sopra la papalina, che ha origini poi egizie, tra l'altro, che rappresenta l'unione dei due regni, eccetera, eccetera. Di fatto sono elementi che ricordano le divinità antiche. Ma se questi oggetti sono, come per esempio la borsetta e l'orologio, sono pressoché presenti in tutte le divinità di tutte le culture più o meno importanti del mondo, la domanda nasce spontanea: ma se erano effettivamente considerati degli dei e quindi c'era un motivo per cui erano differenti da noi, si comportavano in modo diverso da noi, eccetera, e allora, se erano veramente antichi astronauti e quindi erano astronauti che venivano dallo spazio, è presumibile che facesse parte del loro corredo di viaggio e che fosse qualcosa di talmente importante di cui non potevano fare a meno di portare sempre d'appresso. Allora, se noi andiamo a vedere
le immagini, io adesso non posso andarle a recuperare, ma se andiamo a vedere, facciamo un confronto tra le immagini, per esempio, degli astronauti moderni di tutte le nazionalità, quindi che siano russi, cinesi, americani o di un paese europeo, indiani, eccetera, poco importa. Quando salgono e scendono dai loro razzi, eccetera, hanno sempre una borsetta, o meglio, una scatola che portano a mano, uguale per tutti, che potrebbe essere la borsetta alla fine che viene portata anche da loro. Sicuramente è qualcosa di importante appunto per i viaggi spaziali. Io adesso non so sincero, sono sincero, non mi sono mai interessato a questa cosa da questo punto di vista, ma magari sarà qualcosa che riguarda per esempio la respirazione oppure la comunicazione oppure una scatola nera. Dico, ci sono tante possibilità. Le figure rappresentate con testa animale e corpo umano, con la pigna e la borsetta, possano aver cercato di modificare il nostro DNA non riuscendoci, l'uomo è rimasto uomo e non sono più tornati? Allora, Eclipsia, mi fa anche un po' sorridere la tua domanda nell'ultima parte, perché sa proprio di fallimento con la disperazione totale di tipo, ma sti uomini scemi erano e scemi sono rimasti con tutta la mutazione genetica. Allora, battuta a parte, naturalmente, suppongo che stai facendo riferimento a alcuni Anunnaki che in alcune raffigurazioni hanno la testa o di serpente o rettiloide o quasi sempre di uccello, con tanto di becco e via discorrendo. In realtà dobbiamo sempre pensare, quando vediamo delle raffigurazioni antiche, che così come vale nella archeologia accademica, nell'arte accademica, anche per quella alternativa e complottistica, eccetera, vale lo stesso, cioè ci sono comunque dei canoni logici. Si tratta di raffigurazioni simboliche, così come per esempio nella cultura greca c'era il Minotauro, così come la rappresentazione di Ercole che uccide il leone. C'è tutta una simbologia, a tal fine vi invito ad andare anche nel mio sito internet UFO Misteri dal Mondo su www.statodiemergenza.com, perché fondamentalmente diciamo che trovate lì un articolo che parla proprio in specifico della simbologia degli animali, cioè delle teste degli animali incorporate in corpi umani, che ogni animale, quindi ogni animale dello zodiaco e non solo, rappresentava una divinità. Infatti le divinità importanti sono sempre 12, come i 12 sono i segni dello zodiaco, 12 sono gli apostoli di Gesù, anche quelli, i seguaci di Horus, insomma il numero 12 è un numero importante e ciclico. Detto questo, quindi siamo davanti a qualcosa che può essere spiegato appunto simbolicamente, quindi per esempio a essere rappresentato come un serpente, per esempio poteva essere Enki, almeno in determinate situazioni, oppure per esempio il capo degli i Gigi che vivevano nello spazio su Marte e quindi che volavano, veniva rappresentato come un uccello, cioè testa di uccello, corpo umano, ali, perché le ali e la testa di uccello stavano a indicare che era capace di volare, arrivava quindi dal cielo con i carri celesti.
non è detto che quindi abbiano ottenuto ovviamente il risultato che volevano, e quindi non è detto che se ne siano andati, tra virgolette, perché per me non se ne sono andati. Magari se si fa riferimento agli Anunnaki, forse temporaneamente sono andati via, per vari possibili motivi. Ma secondo me non perché hanno fallito, secondo me perché si sono resi conto a un certo punto che non potevano continuare semplicemente a stare lì, sono stati richiamati nel loro mondo natale, o c'è stato qualcosa di catastrofico anche per loro che li ha portati ad andare via, che ritengo che sia una possibilità. Secondo te il materiale memory form può avere origine di retroingegneria, perché l'ho associato a Roswell, la stagnola che riprendeva forma? Che dici? Secondo me è possibile, Giorgio. Secondo me è plausibile che tutti i materiali che mantengono la memoria siano riconducibili di origine là. D'altra parte, il titanio, per esempio, che noi diamo per scontato, per esempio per le montature degli occhiali che le puoi accartocciare, non lo fate, però dico, in teoria si possono accartocciare, conosco chi lo faceva, entro certi limiti di tolleranza la montatura degli occhiali ritornava al suo posto, di certo non le lenti che si distruggevano ovviamente, questo è poco ma sicuro, quindi non fate questi esperimenti del cavolo, quindi secondo me sì, è possibilissimo. Allora, nel manoscritto Dawn of New Age, il colonnello Corso ha rivelato nuove prove sulla retroingegneria UFO e il ruolo del governo USA nel trasferire questa tecnologia al complesso militare industriale. Allora, Salvo, io l'ho evitato proprio di leggere, perché ho detto è complicato e tu mi fai una domanda proprio su questa cosa. Allora, il colonnello sì, ma non solo lì. Ha sicuramente rivelato diverse cose, alcune le abbiamo comunque viste in corso d'opera, altre sono incluse per esempio nel documento Immaculate Constellation, molte di quelle che vengono citate sono incluse nel documento Kona Blu. Apro e chiudo parentesi, se non li avete visti vedetevi i video e le live qui sul canale su entrambi i documenti, anche gli articoli sul canale, e naturalmente si fa riferimento a tutto il libro, ma anche nel precedente alla retroingegneria, alle questioni dell'occultamento delle prove, alla manipolazione delle prove a qualunque costo da parte del governo, alla non mi ricordo, ti dico la verità, invece sul trasferimento di questa tecnologia al complesso militare industriale, il riferimento io penso che tu intendi alle non le joint venture, le multinazionali militari come la Grumman, la Lockheed Martin, la Boeing, la Skunkworks, eccetera, eccetera. Non mi pare che ne parli, però potrei non ricordare io. E nemmeno nel primo libro mi pare che ne parli, ma per il semplice fatto che finché lui era in servizio, quindi io non mi ricordo, però probabilmente finché lui era in servizio, infatti dice che era l'era d'oro, l'epoca d'oro di chi comandava, dei militari, eccetera, e che si lavorava per la nazione, e quindi lo sviluppo delle tecnologie era prettamente degli ambienti militari, quindi dell'esercito, dell'USAF, eccetera, che lavoravano per poi passare la tecnologia alle forze armate, al complesso industriale militare. Mentre successivamente arriva la questione che la gestione passa dall'USAF, che prima aveva l'egemonia, alla Central Intelligence Agency da una parte e all'US Navy dall'altra, per poi approdare attraverso tutta una serie di giri al Dipartimento della Difesa,
e diventare una prerogativa praticamente esclusiva in questo frattempo appunto dell'apparato industriale, senza più passare dai controlli militari, eccetera. Quindi erano i servizi segreti come la Central Intelligence Agency che vanno ad effettuare i recuperi degli UFO, degli scafi, delle tecnologie, dei rottami, dei corpi, quello che siano, e dopo un periodo di molto breve, ma questo si dice anche nei rapporti come con ABLU e Immaculate Constellation, si passa il tutto con una distribuzione diciamo un po' varia alle industrie che producono prototipi in pratica. Se non sono crashati ma atterrati, può essere che avessero problemi di rifornimento e qui qualcosa che avesse a che fare con l'elemento 115. Allora Eclipse, io suppongo che tu faccia riferimento all'UFO crash del 1957 di cui parla il colonnello Filippo Corso, che è atterrato a Corona vicino, diciamo, al poligono di White Sands. Allora, è atterrato ma in avaria e non poteva più decollare, questo si dice, perché comunque si era schiantato in volo con l'altro precipitato immediatamente, che rilasciò tutti i rottami nell'arco di 30 miglia, mi pare, anche se con una maggiore concentrazione nel range gestito da Blazer, vabbè, quello là, io i nomi proprio me li scordo sempre in corso d'opera, Mike Brazel. Morale della favola, quindi non mi pare, non mi risulta e non mi ricordo, ma diciamo non mi pare, non mi risulta che ci siano superstiti nella questione di Roswell, forse uno che non aveva nozioni scientifiche o diceva di non avere nozioni scientifiche, che sarebbe morto, deceduto dopo un certo periodo di tempo. Domanda di Laura: hanno retroingegnerizzato un sacco di cose, ma perché è stato lasciato fare, essendo poi noi una razza bellicosa e autodistruttiva? Possibile che nessuna delle tante razze lo abbia impedito? Allora Laura, per prima cosa vorrei capire perché dovrebbero impedirlo. Cioè, esiste il libero arbitrio, e il libero arbitrio esiste perché ognuno deve avere la possibilità di scegliere quella che è la propria sorte. Se l'umanità sceglierà che la propria sorte deve essere l'autodistruzione, ce la lasceranno fare, purché non andiamo a distruggere la nostra biosfera. Il vero interesse degli extraterrestri è il pianeta, la biosfera, ciò che è contenuta, non gli esseri umani. Noi siamo una minima parte di questo organismo vivente che è la Terra, siamo una minima parte, tra l'altro la più appunto distruttiva degli elementi della biosfera, e di certo siamo l'unico elemento senza il quale sia la biosfera che il pianeta possono vivere serenamente, perché tutti gli animali hanno, i vegetali hanno un ruolo in questo pianeta, in questa biosfera, che serve a mantenere un equilibrio che è stato distrutto dall'umanità. Quindi noi siamo l'elemento in più. Per quanto razionali, capaci di creare, di costruire, di avere un ingegno, inventiva, capacità di uso degli strumenti, il cervello che ci permette di comunicare l'alfabeto, le leggi, questa matematica, questo e quell'altro, però siamo distruttivi. Ma la visione del vedere come distruttivo il guerrafondaio è solo una visione parziale, che in realtà il nostro modo di essere non è guerrafondaio, è distruttivi.
È una cosa ben diversa, perché nell'essere distruttivi è compreso anche il guerreggiare, eccetera, ma è quello l'elemento fondamentale. L'essere distruttivi, tanto quanto creativi, ma la nostra capacità distruttiva è quella che lascia i danni, a cui poi non poniamo il rimedio perché non sappiamo porre il rimedio. Ma perché dovrebbero intervenire contro di noi, cioè a favore di noi, se quello che gli interessa è salvaguardare il pianeta? Questo l'ho detto tantissime volte, anche Massimo la pensa come me e anche tanti ospiti che abbiamo avuto qui al Salotto dei Misteri la pensano in questo modo. Cioè che se mai dovessero venirci ad aiutare è per aiutare il pianeta, la biosfera e non noi, e probabilmente lo farebbero andando contro di noi. Che ne pensi del famoso caso di Valensole, avvenuto in Francia negli anni '60, in cui il contadino rimase paralizzato e il terreno sterile per anni? Allora, Reginaldo, premessa che non mi ricordo i dettagli del caso perché non posso ricordarmi i dettagli di tutti i casi, però mi ricordo e aggiungo dopo una cosa che questo caso, se non ricordo male, fece diventare famoso il contadino che ancora oggi è conosciuto e ha delle analogie con molti altri casi di tracce del terreno di sterilità, alcuni sono famosissimi negli Stati Uniti. Credo che questo a livello europeo, insieme a quello della foresta di Rendlesham, sono, e forse ce n'è pure un italiano caso, sono i più famosi d'Europa. E... Cosa ne penso? Forse dovevi essere un po' più preciso nella domanda, perché così in linea di massima ti posso dire che non essendo una novità è sicuramente qualcosa che loro fanno per un motivo che va fuori dalla nostra portata di comprensione. Il terreno sterile ha una spiegazione chiara, netta, cioè quelle che sono le radiazioni, il calore, eccetera, che rendono la superficie del terreno non più idonea allo sviluppo della vita e in alcuni casi addirittura l'impossibilità della solidificazione della neve. E il contadino rimane paralizzato, secondo me è plausibile che gli abbiano fatto qualcosa o che abbiano preso qualcuno che era lì vicino e quindi lo hanno lasciato paralizzato, perché anche questo è un modus operandi, oppure più semplicemente stava facendo qualcosa di negativo nei loro confronti e lo hanno bloccato. Per esempio, l'altra volta quando parlavo ad una domanda sui rapimenti di animali, ho risposto citando una questione legata alle mutilazioni animali e ho raccontato un episodio di un cane cristallizzato. Capita spesso, per esempio, quando ci sono UFO che prelevano il bestiame, che vengono trovati cani pastore cristallizzati o mutilati o uccisi, eccetera, perché hanno un comportamento aggressivo, perché sono abituati a difendere i capi di bestiame e quello che è aggressivo loro non lo tollerano e lo eliminano. Eclipsi, e se ciò che manca al 115 fosse un tipo di radiazione compressa o hanno trovato di prelevare materiale da un buco nero? Io questo non lo posso sapere, ma posso ipotizzare di sì per la prima. Per la seconda, come escluderlo? D'altra parte, nella classificazione dei possibili livelli di civiltà extraterrestri, ce ne sono alcune che, per esempio, possono costruire gigantesche strutture che sfruttano l'energia delle stelle
Ora, se sono capaci di chiudere una stella in un congegno, per dire, e di usare la loro energia per i loro scopi, perché non pensare che possano in qualche modo riuscire a prendere anche del materiale da un buco nero? Domanda di Libero. Una ripresa con un cellulare mostrava un plasmoide zoomato per 100 e sembrava dentro c'era un chip, un circuito elettrico, quindi potrebbe essere una tecnologia. Allora, Libero, intanto, senza vedere il video e un fermo immagine, non ti posso rispondere su quello che hai visto, che è la base su cui formuli una domanda, ma non avendo una certezza alla base diventa improbabile. Allora, che si possa vedere un chip in un plasmoide mi sembra una cosa impossibile, a prescindere dal fatto che potrebbe essere che l'immagine proiettata abbia in qualche ferma immagine una vera somiglianza con la composizione di superficie di un chip, sarebbe comunque una pareidolia e non un oggetto messo lì. Però ti ripeto che io dovrei vedere il video e il fermo immagine, altrimenti non ti posso rispondere, perché può essere tutto o niente. Ma lo scopo di creare questi problemi tecnici agli astronauti, quali sono secondo te, Gabriele? Allora, Anna Maria, questa è una domanda che mi piace molto e a cui mi fa molto piacere rispondere. Scusate il rumore della caramella, così lo accento ogni tanto per fare contenti quelli che mi sfottano quando mastico la caramella. Così almeno se lo ricordano e hanno un motivo per continuare a stare qui nel canale a rompere le scatole. Allora, andiamo alla domanda, ma lo scopo quale può essere? Se io ti sto tenendo sotto controllo, ok? Ti sto studiando, ti spio, quindi con costanza verifico il tuo sviluppo tecnologico, studio ogni particolare, visiono ogni prototipo in volo, quindi verifico ogni minima evoluzione in ogni settore che può rappresentare una minaccia, un miglioramento in certe questioni come possono essere l'apparato militare, l'esplorazione spaziale, la difesa planetaria, i viaggi interstellari, la colonizzazione di un altro mondo, le telecomunicazioni laser e via discorrendo. Quindi tutto quello che mi serve a preparare una difesa che potrei usare contro di te. Un sistema di militarizzazione spaziale, di colonizzazione interplanetaria, di viaggio spaziale che mi possano permettere di creare una situazione che ti impedisce di raggiungermi. Faccio un esempio pratico. Se io ho un obiettivo militare che devo difendere, per poterlo difendere devo creare una serie di linee di difesa. La prima linea di difesa sarà il più lontano possibile dall'obiettivo. Allora qualcuno si chiederà, in che senso? Cioè metti una recinzione a 10 km di distanza dall'obiettivo? No. Ampliamo un poco le vedute perché le difese non sono solo le difese statiche.
io piazzerò, magari a distanza anche di centinaia di chilometri dall'obiettivo, delle batterie missilistiche. Queste batterie missilistiche saranno collegate a degli apparati radar che magari saranno ancora più lontani. E io ho già creato una prima linea di difesa lontana, perché io non voglio che tu nemmeno ci devi arrivare da me. Qualora tu passi la prima linea e ti avvicini, io creerò un secondo perimetro difensivo sempre per impedirti di arrivare. Nel frattempo comincerò a piazzare delle linee difensive invisibili, non con le armi, ma con i sensori che mi permettono di individuarti, di sapere che tu ci sei anche se non ti vedo. Esempio, nelle basi più importanti degli Stati Uniti, e non mi riferisco a quelle solo segrete come l'Area 51, ci sono i sensori per esempio degli odori nascosti. Tu stai camminando in mezzo al deserto, in mezzo alla campagna, neanche te ne accorgi che ci sono questi sensori. Ma i sensori già ti hanno individuato che a 100 metri di distanza tu stai passando in un determinato punto in direzione della base e ti vengono a prendere con gli elicotteri, con le camionette, eccetera, eccetera. Tu dici, ma come fanno a sapere che io sono qua? E questo è un esempio. Ci sono i sensori di movimento, ci sono i sensori ottici, i sensori termici e via discorrendo. Ponendo che tu superi tutte queste linee di sensori, le prima e seconda linea di difesa, ti sei avvicinato a me, allora io ho una barriera perimetrale, una recinzione perimetrale dove i punti di accesso ho le armi. Ma nella retrovia della recinzione io ho un'altra recinzione, il perimetro interno con a sua volta delle armi, e magari all'interno della base avrò delle armi contraeree, delle armi di vario tipo e altre forme di difesa attiva e passiva. Secondo questo principio si dovrebbe fare una difesa planetaria qualora ci fossero delle reali minacce per il nostro mondo e la nostra civiltà. Perché andare a creare una base militare sulla Luna, per esempio? Per creare un perimetro esterno difensivo già lontano dalla Terra. Lo stesso vale per Marte o qualsiasi altro luogo di questo sistema solare. Ora ritorniamo alla domanda. Quindi se io voglio impedire che tu arrivi a sviluppare tutto quello che mi impedisce a me di continuare a fare quello che cavolo voglio, tu mi devi tenere sotto controllo e mi devi ostacolare nello sviluppo delle mie tecnologie. Quindi se io so che il razzo di Elon Musk al 25° volo perfetto senza problematiche rivoluzionerà la concezione di esplorazione spaziale aprendo, che ne so, alla sperimentazione per usare il nuovo motore nucleare che aumenterà di 100 volte le prestazioni del razzo, riducendo a 2 mesi il viaggio su Marte e accelerando i tempi per la creazione di una base, di una colonizzazione e via discorrendo, magari utilizzando materiali come quelli che abbiamo visto nel libro di corso, che hanno la capacità di bloccare le radiazioni cosmiche, quindi la permanenza nello spazio non è più rischiosa da un punto di vista delle radiazioni presenti in luoghi come lo spazio siderale, come per esempio le fasce di Van Allen, che naturalmente solo in alcune zone sono particolarmente pericolose, eccetera, che non voglio riaprire discorsi a tematica lunare, di sbarco lunare, eccetera, e ne consegue quindi che interferiscono, sabotano e ogni tanto si vedono esplodere razzi senza apparente motivo, ogni tanto si perde il contatto con una sonda, eccetera, eccetera. E quando questi fatti avvengono, se andate ad approfondire, per esempio,
La famosa foto, io adesso non mi ricordo come si chiama la località, c'è una famosissima foto di un astronauta alieno che si vede in primo piano con questa tuta bianca, fatto che si vede in una fotografia scattata da una bambina dal papà. È una foto storica questa famosissima, che qualcuno contesta che sembra una tuta da geologo, per intenderci, da vulcanologo. Possibilissimo. Di amianto, quindi. Allora, quella fotografia fu scattata il giorno in cui, a poche decine di chilometri da lì, partì un razzo sperimentale che esplose in volo, come se fosse stato sabotato. Altre fotografie dimostrarono di quel giorno che una persona vestita con una tuta bianca fino alla testa, senza nessuna autorizzazione, subito prima del volo del missile, si stava muovendo al di sotto di esso, fomentando ulteriormente la questione del sabotaggio. Di queste situazioni ce ne sono una marea. Se vediamo queste delle missioni Apollo, per esempio, cioè perché tu mi devi seguire, mi devi taccheggiare, standomi vicino davanti e dietro, terrorizzandomi e creandomi dei danni? Vi ricordate, ne abbiamo parlato tante volte anche con Massimo, la questione dell'F-22 accerchiato dalle sfere che lo seguivano e lo minacciavano, lo pressavano, come a doversi togliere dalle scatole e andare fuori da quella zona. È esattamente così, ma come se fossero loro i padroni e via discorrendo. Questo è un atteggiamento chiaramente che vuole ostacolare il nostro sviluppo tecnologico, creando delle situazioni senza alcun remore e problema che possono anche fare feriti, morti, eccetera. Non dimentichiamo mai il documento di Wikileaks della missione del 2004 per impedire a oggetti neri giganteschi triangolari che uscivano dal mare in Antartide, che stavano facendo ribaltare un traghetto con quasi 4.000 argentini. E non fu l'unico episodio, eccetera. Cioè, della serie fanno quello che vogliono e non gliene frega niente delle conseguenze. Ciao Stefano, allora, cosa si intende quando si parla di alterazioni terrestri da parte di UFO? In che senso alterazioni terrestri? Cioè della Terra? Devo un attimo. Allora, Stefano, non so se c'è ancora, se mi puoi spiegare questo dettaglio, io ti rispondo, perché devo capire se ti riferisci ad alterazioni dei terrestri in senso umano o della Terra, quindi alterazioni del pianeta Terra, che sono due cose completamente diverse. Per ora la conservo la domanda, intanto vado avanti. Quando videro il Babbo Natale alieno, poi cosa successe dopo? Che interruppero i contatti, per il semplice fatto che naturalmente indicava la presenza aliena in loco e quindi dovevano chiudere il contatto dopo aver cambiato la frequenza e detto quello che dovevano. E quindi noi non sappiamo quello che è successo. Le ipotesi sono due, da quello che si dice nell'ambiente, sempre stiamo parlando. O questi rimasero al bordo, in lontananza del cratere, osservandoli da lontano all'interno dei loro dischi volanti, perché erano almeno due. Secondo altre fonti potevano essere anche tre. Oppure scesero e andarono dagli astronauti e ci andarono anche a parlare. Per quanto possa far sorridere, possa sembrare assurda questa cosa, io non la reputo così assurda e nemmeno improbabile.
perché in effetti in quel momento è cambiato qualcosa nell'esplorazione spaziale, in quel momento è cambiato qualcosa nella personalità dei 3 astronauti, che tornarono molto strani, molto strani. Detto questo, io credo che la parte del libro in cui il colonnello Corso sostiene e ricorda che gli astronauti ebbero un out, cioè da questo momento in poi voi qui non ci dovete venire più, idem per Marte, si ricollega a questo discorso, ai vari incontri e alle varie citazioni di Babbo Natale e della slitta con le renne sulla Luna e nei viaggi per la Luna. Domanda di Eclipse. Eclipse, stasera ti sei data alle domande e mi fa piacere. Se questi esperimenti di vivisezione animale e umano fossero per cercare la vita eterna per i potenti, a noi dicono che fanno questi rapimenti per spaventare le masse, allora Eclipsia, io affronterò la questione delle mutilazioni animali in una live appena sarà possibile, ti invito a non perdertela, e probabilmente ne farò anche più di una, perché c'è una quantità di materiale incredibile che non viene discusso e divulgato. All'origine delle indagini che iniziarono negli anni 60 ci furono 3 ipotesi plausibili: quella degli UFO, quindi degli alieni, quella del governo e dei gruppi segreti e quello di satanisti che facevano dei rituali, eccetera, eccetera. Allora, la prima è l'unica che ad oggi rimane plausibile e che giustificherebbe il fatto che non sono mai state trovate tracce di persone, orme di atterraggi, per esempio di elicotteri, eccetera, eccetera. L'unico dubbio che rimane ancora sulla questione governativa è la presenza degli elicotteri neri successivamente alla sparizione dei capi di bestiame, che viene spesso tradotta come si tratta di operazioni governative, stanno monitorando o intimando. In realtà io sono convinto che arrivino dopo per controllare, proprio perché sanno che è successo qualcosa. Però, come ha scritto il colonnello Corso nel suo libro L'alba di una nuova era, potrebbero essere oggetti di loro stessi camuffati da elicotteri, quindi che magari mutano forma come avviene per i famosi droni negli Stati Uniti, proprio per simulare e apparire come elicotteri nostri. È plausibile che specie aliene sorveglino la Terra per proteggerla da cataclismi come parte di un loro progetto di popolamento intelligente di habitat favorevoli nella galassia? Domanda complessa, ma intelligente. Sì, secondo me è possibile, anche se non credo molto agli alieni benefattori, cioè che aiutano o creano cose e poi lo fanno solo per il bene. Secondo me a livello cosmico tutto quello che viene fatto da uno deve avere un obiettivo e uno scopo preciso, che non è quello di donare agli altri. Poi che questo avvenga non lo posso escludere. Quindi anche questo caso per me è plausibile ed è anche un caso logico, sensato, che potrebbe avere da una parte sì il regalare ad altri, ma allo stesso tempo portando avanti il proprio progetto, che non è molto discostato da
quella che è l'ideologia che ci potrebbe stare dietro le abduction, che le abduction da una parte studiano, dalla parte magari ti lasciano anche traumatizzato, sconvolto, tutto quello che vuoi, ma per il loro fine ultimo, che è quello di monitorare 6 generazioni per i loro scopi, col fine di poi manipolare quella genetica creando degli ibridi che servirebbero proprio a degli scopi precisi loro, non di certo per noi. Come soppiantarci in caso di estinzione in un habitat ormai al quale non saremmo più idonei, oppure andare a abitare altri mondi o a salvare l'umanità e concepirla per poter vivere altrove o ibridarla con un'altra specie per migliorare la sua evoluzione, ma sempre ai fini progettuali della razza che la gestisce la questione. Questi famosi Pleiadani dove il contattista svizzero aveva parlato, ne hanno parlato altri. Il contattista svizzero aveva parlato, allora, GPN. Premessa, lo dico 1.000.000 di volte, che io non credo ai contattisti. Premessa che ho fatto un intero video in cui ho smontato almeno la metà delle questioni legate a Billy Meyer, cioè il contattista svizzero. Quindi già non credo in partenza a questa questione. Tra l'altro non si trattava di pleiadiani. Ma chiusa questa parentesi, vorrei sottolineare che tutti i contattisti praticamente parlano con delle specie nordiche. Quasi tutti, anzi non tutti. Alcuni parlano con altre specie, addirittura anche più avanzate e più evolute. Quindi lì fuori, come la vogliamo vedere, la vediamo, come la vogliamo girare, la giriamo. Se ci sono diversi personaggi che riescono a comunicare, a vederli, a contattarli, eccetera, non lo fanno con le stesse specie. Ci sono diverse specie con cui entrare in contatto per svariati motivi. I 13 teschi di cristallo che esistono dal tempo dei tempi qui sulla Terra, che sarebbero dei computer, e quando saranno ritrovati tutti la Terra entrerà in una nuova era. Allora Simone, queste sono affermazioni dentro una domanda. Quindi tu stai tirando in ballo la teoria secondo cui il ritrovamento completo di questi teschi attiverà una sorta di reset che ci porterà a vivere in un'era d'oro, e che questi teschi sarebbero ciò che rimane del retaggio di un'antica civiltà che secondo molti è aliena, secondo molti altri no. E questa teoria è stata presa e rivista ovviamente nel penultimo Indiana Jones, che per me è un bellissimo film, a molti non è piaciuto, dove viene portata avanti la questione appunto dei teschi di cristallo, eccetera, eccetera. Allora, io credo che i teschi di cristallo siano delle opere meravigliose, per quanto brutte proprio per il soggetto, perché sono state realizzate con delle tecniche che ancora oggi non sono riproducibili persino con le apparecchiature più avanzate per la levigazione, che lasciano comunque delle tracce che in questi teschi non esistono. Quindi chi le ha levigate, modellate, scolpite, aveva una conoscenza ancora leggermente superiore alla nostra. Sono dei reperti unici, perché sono dei pezzi unici, ognuno è diverso dalle altre. Non lo so se sono tutti veri, ma non credo. Ne esisteranno sicuramente altri che devono essere
ritrovati o che sono andati distrutti, ma credo che questa sia soltanto una leggenda metropolitana e che non sia una storia vera, ma una storia che è stata inventata e costruita, perché non mi risulta che dove furono trovati i vari teschi di cristallo fu mai trovato uno scritto o qualcosa di interpretabile che potesse dare maggiori informazioni, figuriamoci se c'erano scritte delle osservazioni su un futuro che sarebbe stato innescato da esse. Scusa Bruno, ma Stefano è andato via o c'è ancora? Ah, è andato via, vabbè. Ora vediamo allora. Facciamo una risposta ibrida. Cosa si intende quando si parla di alterazioni terrestri e da parte degli UFO? Allora, per quanto riguarda le alterazioni sui terrestri, effettivamente si dice che le persone addotte che hanno subito quindi un'attività di tipo tecnico-scientifico sul proprio corpo e che hanno avuto delle conseguenze fisiche, mentali, eccetera, possano in qualche modo avere sviluppato delle capacità e in alcuni casi addirittura possano, generazionalmente parlando, avere piccole modifiche al DNA, però non esiste nessuna prova certa di questo. Per quanto riguarda la questione delle capacità, io ci tengo sempre a dire capacità e non poteri, perché sono due cose diverse. Ci sarebbe la capacità di riuscire ad ampliare le capacità represse di un essere umano, che sono tutte di carattere mentale, cioè l'empatia che può arrivare alla telepatia, le capacità di mutazione, di trasformazione pensiero in materia che possono addirittura manipolare in maniera molto blanda la materia, innescando cose come la telecinesi, la pirocinesi, eccetera, fino ad arrivare alle premonizioni, ai déjà vu e tutte queste varie cose, con più facilità i viaggi astrali, tutte le esperienze fuori dal corpo, la capacità di comunicare magari con un'entità piuttosto che magari, anzi no, piuttosto che proprio capirla letteralmente, che parli mentalmente o verbalmente, perché non è vero che tutti gli alieni sono più evoluti di noi e non è vero che tutti gli alieni comunicano telepaticamente, questa è una falsità, sono una minoranza. Per quanto riguarda la manipolazione della Terra da parte degli UFO, potrebbe avere delle sfaccettature di cui non ci rendiamo nemmeno conto, poiché hanno la capacità di sparire, di mimetizzarsi, di rendersi invisibili, potrebbero agire sottoterra, potrebbero agire nei nostri mari, eccetera. Ci sono delle leggende che vedono nella presenza aliena la manipolazione del clima e della biosfera con il fine di permettere l'impianto della loro specie o di un'altra specie a nostro discapito. Questo è tecnicamente plausibile e persino possibile, però quale sarebbe il motivo di non eliminare noi alla radice prima di compiere un'azione che sarebbe molto più semplificata senza di noi? Allora, noi abbiamo la convinzione che l'atto ostile è l'invasione, la guerra, ma ci sarebbero decine di modi per eliminarci senza problemi e senza lasciare traccia.
magari mantenendo integre pure le strutture. Ci sono gli impulsi elettromagnetici che ci ridurrebbero all'età della pietra, ci sono i virus che ci potrebbero sterminare in 100.000 modi diversi. Quindi il problema per me non c'è, però è plausibile che possano fare un processo magari di terraformazione con i loro criteri, appunto per rendere l'habitat più idoneo a loro o a qualcun altro. E questo potrebbe anche spiegare il perché stanno facendo l'ibridazione della specie, magari per soppiantarci con un ibrido che ha più possibilità di sopravvivenza, per dire, giusto per dirne uno. Qual è il vero compito dei radiotelescopi? Perché i cinesi hanno costruito il FAST? Allora, l'obiettivo dei radiotelescopi è quello di captare le onde radio e quindi di, da una parte, studiare l'universo e le sue bellezze e dall'altra cercare la vita extraterrestre. Il FAST, che è il più grande radiotelescopio del mondo, praticamente è grande quanto una montagna, si trova in mezzo alle montagne, credo che sia grande 7 volte il telescopio, il vecchio telescopio ormai in abbandono e crollato di Arecibo. Praticamente è il migliore strumento che abbiamo per intercettare comunicazioni extraterrestri e segnali della loro civilizzazione, della loro esistenza. Ed è per questo che molti studiosi e ricercatori cominciano a discutere del ritrovamento di altre civiltà, per esempio su Proxima Centauri B, perché proprio questi radiotelescopi sarebbero riusciti a comunicare. E quello con le maggiori speranze è proprio questo, il FAST, ed è il motivo per cui sono tutti in allarme, perché mentre al governo americano non vogliono far trapelare certe notizie che comunque passano, c'è il rischio che il governo cinese li sorpassi e ne parli, proprio perché se gli americani sono riusciti a captare una cosa, i cinesi sono in condizioni ancora più ideali per poterlo fare. E quindi li hanno superati a livello di gap tecnologico e anche di parecchio, oserei dire, tanto che gli stessi generali e scienziati americani stanno ammettendo che gli Stati Uniti sono rimasti indietro a livello tecnologico in moltissimi settori rispetto alla Cina. E basti vedere le ultime scoperte, le ultime invenzioni, soprattutto le ultime tecnologie ancora di più messe in circolazione in quest'ultimo periodo, per andare a vedere che questa è effettivamente la realtà a livello di droni spaziali, sì, spaziali, droni aerei, droni sottomarini, caccia di sesta generazione, bombardieri modernissimi, razzi, missili ipersonici, stazioni spaziali che gestiscono da soli, eccetera, eccetera, treni su rotaia magnetica, mezzi assurdi che trasportano le macchine sopra le strade, sopra altre macchine, hanno delle cose in Cina pazzesche, sono andati molto più avanti. Intanto do lo stop alle domande, quindi questa la reputo l'ultima domanda che è arrivata proprio adesso. Secondo la tua esperienza, a Caronia sono state fatte le prime prove con armi di ultima generazione usate poi alle Hawaii a Los Angeles? Allora, Ivan, premesse che io lo dico sempre, prima o poi la farò una puntata sul carneto di Caronia, almeno una puntata. Allora, sì,
E l'ho pure detto in diverse occasioni che quei test potrebbero essere stati il preludio di nuove tecnologie di armi ad energia diretta, in particolar modo laser, armi a microonde e armi a impulso elettromagnetico. Nel caso di Canneto di Caronia, quindi escludo le armi a impulsi e le armi al plasma, perché sono queste le 5 categorie di armi ad energia. Allora, a Canneto di Caronia, quindi sì, potrebbe, anzi sono abbastanza sicuro che hanno fatto i test per queste armi, ma più per una questione di precisione che di potenza, perché quello che è stato utilizzato sicuramente in luoghi per innescare incendi ha una potenza tale che a distanza probabilmente di centinaia di chilometri riesce a colpire in modo letale con un margine di errore nella sua precisione di forse decine di centimetri o forse un metro, incendiando tutto quello che trova e generando un incendio con una temperatura che può raggiungere quasi 2500 gradi. Giusto per farvi capire, nei primi incendi della California, non mi riferisco a quelli di quest'anno, ma a quelli del 2016, mi pare, 2015, i primi che ci furono a livello planetario con queste caratteristiche, che furono mostruosi, terribili, non ne avete idea quello che c'erano filmati centinaia di mezzi con i corpi carbonizzati delle persone all'interno che ancora bruciavano, e c'erano questi video che erano terrificanti e c'erano ancora le fiamme blu che bruciavano dentro le auto a distanza di giorni che gli incendi erano spenti. La fiamma blu indica una temperatura altissima. La gente non aveva neanche il tempo di scappare con l'automobile, cioè si trovavano in una situazione che bruciavano e basta, bruciava tutto. Una cosa terribile. Quindi sì, è possibile che il tutto poi vada a collimare anche con casi come quelli più moderni di Los Angeles, delle Hawaii, eccetera. Allora, ragazzi, spero che questa sia stata una live da voi gradita, quindi se così fosse mettete il like, se potete anche condividete il video. Vi ringrazio a tutti quanti di essere stati qui con noi, naturalmente a tutti i moderatori, in particolar modo a Bruno e a Davide, e naturalmente un abbraccio di buonanotte, sogni d'oro. Andate tutti tra le braccia di Morfeo. Ci vediamo alla prossima, nella speranza che sia domenica sera con Pierfortunato Zanfretta. Lo saprò sabato pomeriggio, sabato sera, quindi sarà mia premura eventualmente mettere tra i video in programma, gli ultimi video in programma, quindi se lo vedete che lo vado a piazzare lì e non lo sposto di data, vuol dire che la live dovrebbe esserci, altrimenti se salta ci vediamo lunedì con Massimo e Salvo. Buonanotte a tutti, ciao, ci vediamo alla prossima.